Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti alla settimana astrologica dal 27 febbraio al 6 marzo 2023, una settimana in cui vediamo come fenomeno astrologico, a parte che siamo a ridosso della luna piena in Vergine del 7, ma come fenomeno astrologico il giorno 2 Mercurio entra nel segno dei pesci e quindi si andrà a congiungere ovviamente al Sole, ma soprattutto creerà, come dire, uno switch mentale rispetto alle energie mosse dalla luna nuova nel segno dei pesci del 20 febbraio. Perché accade questo? Questa luna nuova, come abbiamo già detto nel video precedente, della settimana precedente, la luna nuova del 20 nel segno dei pesci congiunta al Sole crea uno switch, cioè apre un portale, luna nuova lo dice il termine, quindi di novità, di cose in evoluzione. Quali cose? Cose legate alle simbologie del segno dei pesci, che tra l'altro quest'anno avranno una valenza, no, di peso notevole, perché il 7 marzo Saturno entrerà nel segno dei pesci. Saturno è il signore del destino, del karma, colui che per circa 3 anni sosta in un segno zodiacale e a livello mondiale, non soltanto nelle vite dei singoli, va a stimolare, selezionare, far evolvere, maturare o troncare le simbologie legate a quel segno. Quindi l'universo lo precede, no? È come quando uno va in processione, arrivano prima, che ne so, i paggetti e poi, oppure quando passano i re e le regine, no? Vedete nelle incoronazioni, vengono preceduti dai più piccoli, anche nei matrimoni, no? Vanno avanti i paggetti e poi arrivano i protagonisti. E questa luna nuova, il Sole il 18 febbraio entra in pesci, quindi l'energia fino al 20 marzo sarà innanzitutto caratterizzata dall'elemento acqua, ci sarà un aumento delle intuizioni, dell'attività onirica, delle questioni religiose, della spiritualità, delle questioni legate al mare, quindi i migranti per esempio è la prima cosa che mi viene in mente, ma potrebbero anche accadere dei maremoti, speriamo che non ci siano altri terremoti in questo periodo, quindi tutto quello che riguarda le masse oceaniche, perché l'acqua dei pesci è legata alle masse oceaniche, mentre quella dello Scorpione è legata simbolicamente come simbologia all'acqua non molto profonda ma torbida, perché non fa vedere il fondo, e l'acqua del Cancro invece è la riva, no? È la riva di un mare, di un fiume, del mare fondamentalmente. Quindi le simbologie legate alle masse oceaniche possono essere molteplici. Ci saranno come simbologie interessate le questioni anche legate alle risorse, ai gas, che sono collegati all'elemento nettuniano, no? Del segno dei pesci, le questioni sanitarie. So che si stava aprendo un'inchiesta, qualcuno mi ha detto stamattina, guarda, si sta aprendo un'inchiesta per appurare, diciamo, eventuali ingerenze o comunque scorrettezze dei governi precedenti nel caso Covid. Quella è una cosa di cui si parlerà probabilmente in queste settimane, poi si parlerà veramente di religioni, di capi religiosi e di popolazioni, di accoglienza, di spiritualità, di connessione fra popoli. Ci saranno magari casi di compassione, di grande fratellanza, insomma qualcosa di commovente, vedremo che cosa. Quindi il Sole in questi 30 giorni sollecita queste cose. Il Sole solitamente appena entra in un segno, l'universo vuole che sia sollecitato da una luna nuova in quel segno, quindi congiunta al Sole, e quindi è come se l'universo dicesse: ok, ora che l'energia attiva torna in questo domicilio, con la luna nuova gli diamo un surplus, no? Gli diamo una mano, no? E la luna nuova apre questo portale che dura 30 giorni, tanto quanto dura il segno dei pesci. Ci sarà la prossima luna nuova il 21 marzo in Ariete, e quindi cosa significa? Che queste simbologie di cui si parlerà, tra l'altro grazie a Mercurio, dal 2 marzo, sono in fase di evoluzione, perché c'è stata la luna nuova, quindi non è che se ne parla per dire, c'è proprio in corso la trasformazione.
Quindi ovviamente anche dentro di noi una luna nuova in pesci ci porta, ci favorisce una connessione con noi stessi, quindi è un momento introspettivo. Il segno dei pesci corrisponde alla 12ª casa, no? Che è proprio la casa dell'inconscio, della psiche, quindi ci sarà tutto magari un riflettere, un riavvolgere, come dire, il nastro della nostra storia, il film della nostra storia, e ripensare a delle cose e rivalutarle con nuovi punti di vista, quindi nuove consapevolezze, nuove maturità, ricordi. Ripeto, anche per noi, per i singoli, ovviamente ci saranno pensieri, sogni, potrebbero esserci sogni premonitori. L'attività onirica sarà molto importante. Rispondo a una ragazza che mi aveva chiesto che cosa ne pensassi della chiaroveggenza dei sogni. In astrologia la chiaroveggenza dei sogni è legata alla 12ª casa e assolutamente a Nettuno e al segno dei pesci, quindi voi potete capire che con il transito di Nettuno in pesci da quel dal 2010-2011 se non erro, probabilmente molti di voi, soprattutto chi ha Luna nel segno dei pesci, chi ha il Sole nel segno dei pesci, chi ha una 12ª casa in pesci, quindi chi ha un ascendente alla fine dei pesci o in Ariete, può aver avuto molte rivelazioni, molte intuizioni, proprio un'attività onirica veramente poderosa. Ovviamente anche la spiritualità e, come dire, la connessione con le sfere celesti, con questo Nettuno in pesci si è fatta fortissima, e ogni volta che il Sole o la Luna nuova o una Luna piena o un altro pianeta congiungono Nettuno, sollecitano e fanno un po' un recap di tutto quello che è accaduto da quando il pianeta è entrato nel segno dei pesci. Quindi questa luna nuova fomenta dentro di noi una connessione, un'introspezione all'esterno, va a stimolare tutte le simbologie che vi ho appena elencato, e dal giorno 2 di questa settimana, quando Mercurio entra nel segno dei pesci, se ne inizia a parlare, perché è chiaro che io non posso parlare di qualcosa a cui che inizio appena ad avvertire, e insomma devo dargli tempo di sedimentarsi, di assumere dei contorni, no? Di avere un sapore. Questo accade sia ovviamente come dire nel grande che nel piccolo, quindi anche noi iniziamo a sentirci strani, magari, oppure ci viene voglia di qualcosa, oppure ci viene un'intuizione, ma sai che farò questa cosa, uno inizia a pensare, ma qui non ci sto bene più, con Tizio non ho più voglia di frequentarmi, un sentimento, un'emozione cresce, nasce nei giorni della luna nuova, e poi inizia a prendere dei contorni definiti e ad essere comunicata a partire dal giorno 2. Come andrà a finire? Ce lo dirà Saturno. Perché? Perché il segno dei pesci è anche molto legato, oltre che alla chiaroveggenza e alle intuizioni, no? Ai sogni, all'altissimo, alle sfere celesti, a quello che ritenete sia spirituale, è anche legato alle sue ottave basse, che sono l'illusione, le scomparse, ma non soltanto. Allora, a parte che sì, a livello mondiale potremmo venire a conoscenza di fatti relativi a persone scomparse, ma se abbiamo l'esempio comune, no? Quello che leggo nei messaggi che mi scrivete su Instagram, se avete una relazione con qualcuno che è lontano e non può tornare, che non può lasciare il marito, che non può lasciare la moglie perché stanno male, che non possono stare con voi, oppure che neanche una storia a metà, che proprio si fanno corteggiare e non, come dire, non si sono mai concessi, ecco, quelle potrebbero rientrare, come dire, nella sfera delle illusioni e degli inganni. E quindi quando entra Saturno, come dire, se era un'illusione la fa svanire, cioè ci mostra la realtà nuda e cruda, affinché è un regalo che ci fa l'universo, non magari immediatamente graditissimo, ma è un regalo, no? Perché siccome il tempo dell'essere umano non è illimitato, ma è limitato, magari perdere tempo dietro alle chimere, meglio di no. Quindi
poi col senno di poi uno apprezza il momento del risveglio, quindi Saturno in Pesci, per tutti quelli che si stanno a preoccupare, è anche un momento di risveglio. Qualsiasi cosa significhi il risveglio, no? Di qualsiasi risveglio abbiamo bisogno. Invece, se era un sogno che era legato alla mission, cioè se era un sogno che aveva delle fondamenta, cioè che veniva dal cuore, perché voi ricordatevi che l'illusione viene o dalla mente o dalla pancia, dall'emotivo. Nel cuore c'è la verità dell'individuo, qui c'è la sede dell'anima, quindi se era una cosa che nasceva dal cuore, quindi se automaticamente era una cosa autentica, con Saturno nel segno dei pesci, il miracolo scenderà in terra e la realtà assumerà, cioè questo sogno assumerà dei contorni definiti. Quindi poi Saturno, insomma, ci farà capire ben presto se era un'illusione o se era un sogno realizzabile alla nostra portata, e lo sapremo presto. Quindi questa settimana iniziano ad arrivare le notizie, si parlerà a livello mondiale di qualcosa, di quello che ho citato, e anche noi inizieremo a dare delle comunicazioni, a chiarire qualcosa, a seconda di dove Mercurio nel tema natale cade, nel nostro tema natale in Pesci, e quindi a seconda di quali novità ci porta. E allora andiamo a vedere che cosa succederà questa settimana con questi pianeti in Pesci, ma prima volevo ringraziare tutte le persone che si sono iscritte, che continuano a iscriversi. Se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video. Ci sono le Veneri che stanno ancora uscendo alla spicciolata, quindi credo che quando uscirà questo video ci sarà ancora qualche Venere da vedere. Ovviamente a breve uscirà il video di il tanto agognato video di Saturno e poi seguirà quello di Plutone. Qui grazie a tutte le persone che sono abbonate al canale, mi sostengono, mi offrono i caffè, hanno scaricato l'ebook sulla Luna in Pesci, che vedo che è piaciuto molto, e varie pagine astrologiche si sono ricordate dell'importanza della Luna. Scusate, fatemelo dire per una volta. E quindi grazie veramente a tutti, perché siete sempre più numerosi. Andiamo a vedere che cosa ci riserva questa settimana, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana tanta roba nel vostro cielo. Avete Venere in Ariete, quindi l'amore, la bellezza, la fortuna, la piccola fortuna, il piacere, cioè la guarigione, il benessere, le buone occasioni, i belli incontri, i riconoscimenti, congiunto a Giove che è il pianeta della grande fortuna. Questo aspetto sul vostro tema natale, non sul tema natale di nessuno in realtà, ma voi ovviamente ne beneficiate in primis, non si verificava dal 2011, quindi voi vi rendete conto che questa settimana, anche quella scorsa e anche la prossima, fino al 16 siete in una botte di ferro e si assumono dei grandi contorni sentimentali. Qui ci sono i cambiamenti, ce lo racconta dei cambiamenti che forse allora dipende da come ci arrivate. Chi è già pronto a vivere l'amore se lo troverà presentato sul vassoio d'argento. Chi sta uscendo da un impasse, da una situazione, da qualcosa, da un passato, da un non si sa che, questa settimana inizia a guarire, perché ce lo racconta Mercurio congiunto al Sole, Mercurio in Pesci, che il 2 entra in Pesci, e quindi l'inizio della settimana siete ancora un po' nel caos, perché le vostre intenzioni, i vostri pensieri, la vostra attenzione è catalizzata dagli altri, perché comunque intorno a voi in questi 3 anni c'è stato un rimestare di situazioni, di cambiamenti, di progetti. Gli altri hanno avuto un ruolo predominante e a volte vi siete sentiti in balia degli altri. Adesso a un certo punto dal 2 è già iniziata dal 20 febbraio questa sensazione, ma dal 2 siete solo voi, cioè c'è un momento di raccoglimento e improvvisamente queste persone smettono di avere questa importanza, no?
e fate un bilancio. Sentite finalmente il bisogno, perché il raccoglimento è fondamentale per qualsiasi essere umano. Sentite il bisogno di mettervi a riflettere, quindi c'è questo momento di introspezione, anche se contemporaneamente avete una doppia forza, perché poi pianeti in Ariete e Marte in Gemelli sollecitano e vi obbligano a dividervi tra questa parte zen, questi ritagli della giornata, alcune giornate dedicate a voi, ad ascoltarvi, a ritirarvi dal casino, e altre che proprio vi chiamano, perché siete veramente in un bivio, ad uno slide, no? E quindi queste pagine il vento le scombina, la manda avanti, la manda indietro, quindi questo è un momento di grande cambiamento, ma avete Giove dopo 12 anni, quindi delle cose si devono chiudere, se ne stanno riaprendo altre che ovviamente avranno, come dire, la consacrazione quando il Sole il 21 marzo il 20 marzo entrerà nel vostro segno, ok? A quello state arrivando ed è chiaro che dovete fare un bilancio, quindi questo è sicuramente un momento di bilancio. Chi è pronto con questa congiunzione Venere-Sole, soprattutto nei bilanci sentimentali, nei cambi di look, nel dire basta, volto pagina, nell'iniziare, se avete delle passioni artistiche, nel provarci finalmente, nel tentare di fare un lavoro che vi piace da molto tempo, nel regalarvi qualcosa che forse avete dovuto lasciare in questi 12 anni indietro e che la sorte vi aveva tolto la possibilità di ottenere. Chi è pronto inizia subito, chi si sta riprendendo adesso o vede adesso la fine di qualcosa inizia ad intravedere la fine intorno alla luce in fondo al tunnel e comincia a capire dove andare. Poi con il Sole in Ariete dal 20 di marzo come dire, ci sarà anche la forza Yang che vi riprende. Siccome ho visto tra i commenti, perché vi avevo promesso che vi avrei risposto, che qualcuno ha capito il senso di Giove, perché, parentesi, diversi Ariete hanno scritto nei commenti, mi hanno scritto anche su Instagram, dicendo ma sto Giove non fa niente, perché qua va tutto a rotoli, e io ho spiegato, Giove in Ariete, quindi cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete e cari amici con la Luna in Ariete, ma anche Marte non scherza, per non parlare della Venere, siete bellicosetti, lo siete di carta astrologica, no? Come dire, nella vostra carta d'identità astrologica c'è Marte, il dio della passione, del coraggio, ma anche della guerra, della lite, della rivalità, della competizione, pure quando non ce n'è bisogno. Ce lo avete inside, e noi siamo anche le energie che emaniamo, ragazzi, non siamo soltanto quello che mangiamo, siamo anche quello che pensiamo, le rabbie che proviamo. Se arriva Giove ed è un espansore e noi dentro abbiamo soltanto la rabbia, verrà fuori un casotto. Per quello tecnicamente ogni tanto dovremmo fare una pulizia interiore, energetica, spirituale, dell'inconscio, andando da qualcuno, facendo dei percorsi, proprio come la facciamo per il fisico, perché l'essere umano ha 3 corpi: fisico, di quello ce ne occupiamo tutti quanti, no? Teniamo molto alla nostra forma fisica, fisico, mentale ed emotivo. Quelli sono un pochino più latrina. Se arriva Giove, soprattutto su un tipo bello, no? Arrabbiatino, e Giove espande, neanche ce ne accorgiamo. La persona che non lavora su di sé, che non ha consapevolezza dei propri eccessi, neanche se ne accorge che magari provoca, sabota, mette in fuga gli altri, non ce ne accorgiamo. È successo a tutti, cioè sono poche non sono tantissime le persone che, se non fanno un percorso, si accorgono dei danni che fanno o delle dinamiche tossiche imparate in famiglia che continuano a mettere in atto, no? Ok. Quindi, siccome poi non amate essere nemmeno ripresi, vi piace insomma avere ragione, la situazione, insomma l'attrito tra voi e l'esterno, tra la vostra rabbia e l'esterno è anche complicata. Quindi quando le cose si complicano fuori, quando va tutto male, delle due l'una: o stiamo facendo un danno noi e Giove ci sta mostrando tutta la parte di irrisolto della nostra personalità su cui dobbiamo lavorare, e non ci lavorate da soli, perché ognuno deve fare il suo lavoro. Il cuoco non si può mettere a fare il parrucchiere, quindi bisogna andare da uno psicologo, da un coach, da una persona che vi sappia
far vedere le cose, innanzitutto far vedere, perché quella è la grande sfida, le cose da cambiare, e poi offrirvi gli strumenti per farlo. Quindi capire se siete voi che state sabotando o semplicemente, siccome l'abbiamo appena detto, Giove che ritorna in Ariete dopo 12 anni sta chiudendo un ciclo e ne apre un altro. Alcune cose si devono concludere per forza di cose, scusate la cacofonia. Quindi forse quello che va a rotoli non lo avete sabotato voi, ma sta proprio finendo, non ha l'energia per vivere, no? È come un pesciolino che è fuori dall'acqua ma si dimena, ma sta esalando gli ultimi respiri. Quindi bisogna un attimino fermarsi, lo so che non è il vostro sport preferito perché insomma ci avete da fare, però capire che cosa vi sta dicendo questo Giove e che cosa sta espandendo, credo che sia importante per voi, perché con queste energie poi ci andate al compleanno. Voi sapete che quando si fa il compleanno si sviluppano le energie, tendenzialmente insomma si portano nei 365 giorni successivi le energie insomma, no? del ritorno del sole su se stesso, cioè dei giorni del compleanno. E poi perché si sta inaugurando una nuova fase di vita con questo cielo, sempre con queste energie, che dura 12 anni, ok? E poi soprattutto perché noi abbiamo la responsabilità di noi stessi, e se non sappiamo noi quello che abbiamo fatto, detto, combinato, figuriamoci gli altri, soprattutto di questi tempi col delirio emotivo che c'è in giro post pandemia e post stress a 360 gradi. Quindi il buono di questa settimana, per quelli che hanno le cose che vanno a rotoli e per quelli che le stanno sabotando, questa settimana con Venere e anche con Mercurio, Venere congiunta a Giove vi porta o una ventata di amore per voi stessi, per cui finalmente vi riuscite ad amare a tal punto da proteggervi e da vedere il limite, oppure probabilmente porta qualcuno che vi aiuta a prendervi cura di voi nel modo giusto, anche un nuovo amore, Chi invece le cose le vede andare bene con questi transiti segna un upgrade ulteriore, perché la Venere congiunta a Giove e un Mercurio introspettivo fanno un ottimo gioco insieme. Perché? Perché i pianeti in pesci spengono il fuoco eccessivo e insomma, la rabbia di Marte. Quindi vi arriva anche quella calma, magari sarete meno baldanzosi, ma fa niente. Tanto Mercurio poi arriva anche in Ariete a fine marzo. Vi arriva quella calma necessaria per accogliere quello che Venere strepitosa congiunta a Giove vi porta, ok? Quindi chi già sta meglio, chi già sta bene, starà ancora meglio. L'amore può diventare ufficiale, fortune al lavoro, soldi, pace con qualcuno, guarigioni, soluzioni a questioni di salute. Chi è un po' nel caos, è un po' arrabbiato, con Mercurio in pesci e Venere in Ariete avrà un po' di calma, no? Un po' di grazia per fermarsi ad osservare le cose e fare una presa di coscienza, e la fortuna di Venere che poi farà anche dei sestili con Marte, quindi ottimi, che vi porterà sul cammino ciò di cui avete bisogno, che sia quell'incontro giusto, che sia quella risposta, che sia quella notizia, che sia quel viaggio, che sia quell'incontro, che sia quella persona. Quindi a 360 gradi il cielo è bello, però dovete limitare gli eccessi e soprattutto disciplinare quell'energia, perché voi siete come delle Ferrari, ma la Ferrari richiede un pilota capace, quindi sangue freddo quando ci serve, riflessione e soprattutto un obiettivo, anche perché l'Ariete non è multitasking, quindi fate poche cose alla volta, però decidetele prima, cioè non partite e poi ci pensate, che io lo so che l'Ariete fa così e insomma fidatevi che lo so. Quindi io vi auguro una buonissima settimana, fatemi sapere tutte le cose belle che questa Venere in Ariete e questo Mercurio in Pesci vi porteranno, un grande in bocca al lupo e che la felicità sia con voi. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro come Milla, questa settimana le cose iniziano a mettersi bene,
meglio, sicuramente meglio di prima. Allora, il segno del Toro, l'ascendente Toro, la Luna in Toro, Venere in Toro, tutti i pianeti in Toro, il tema natale, che poi più sono personali, più si sono fatti sentire, hanno ricevuto negli ultimi 3 anni la quadratura di Saturno, che quadrava a sua volta Urano, che è il suo governatore dell'Acquario, insomma, sui pianeti che è in Toro, e non ne uscirà, insomma, prima di altri 2 o 3 anni, però quantomeno adesso dal 7 marzo, quindi ragazzi stiamo per stappare bottiglie di champagne di una certa annata, quantomeno Saturno uscirà dal segno uraniano con il quale era in quadratura. Non so se mi spiego, è come avere le liti in casa, cioè, no? È come avere il nemico in casa. Ovviamente, siccome l'universo quando deve fare le cose le fa bene, oltre a questa quadratura che quando avviene nel cielo, insomma, porta delle cose molto determinanti anche a livello societario, questo, cioè più è impattante un transito, più non modifica, non complica, ma modifica, perché lo scopo dei transiti è cambiare le cose, non modifica soltanto la vita del singolo, riesce a cambiare gli assetti mondiali. Se non ricordo male, perché a un certo punto l'ho rimosso, l'ultima volta che si sono incrociati e sfidati Urano e Saturno, Urano nel Toro e Saturno nell'Acquario, ci fu la seconda guerra mondiale, insomma era in quegli anni lì. Questo per dire che abbiamo avuto il Covid, siamo agli sgoccioli, insomma, no? Vediamo che cosa può accadere, insomma, però come dire, ci si sono messi molti pianeti in mezzo, perché poi Saturno è stato raggiunto da Giove. Nella primavera dell'anno scorso ci sono stati degli stellium Marte, cioè si era tolto Giove, si è messo Marte, cioè, insomma ci sono state delle cose, il tutto quadrato ad Urano, insomma questo per dire che vi capisco. Questa settimana, siccome siamo reduci dall'ultimo stellium nel segno dell'Acquario, bello potente, questa settimana non solo il Sole si è già tolto dalla congiunzione con Saturno, adesso questa settimana anche Mercurio, il 2, lascia il rivoluzionario segno dell'Acquario ed entra nei Pesci, che sono amici del Toro. Premessa: dal 27 febbraio fino al 2 ci saranno le ultime giornate di congiunzione di Saturno e Mercurio nel segno dell'Acquario, quindi per gli amici del Toro possono esserci altre novità, le ultime determinanti notizie, novità, cambiamenti rispetto a, come dire, alle aspettative, ecco, lo vedete, alle aspettative, alle prospettive che il Toro sta cercando di pianificare da anni. Ovviamente sì, è probabile che ci sia un ulteriore cambiamento di prospettiva. Tra l'altro, insomma, è molto probabile che voi in questi 3 anni non abbiate fatto altro che fare slalom tra danni combinati da altri, grandi incompetenze combinate da altri, di figure professionali che non erano neanche professionali, imbroglioni, no? Incapaci, bugiardi, insomma, c'è stata tanta roba. Insomma, avete cercato, voi avevate un obiettivo, a un certo punto per andare a Napoli probabilmente avete dovuto fare il giro per Torino, però questo, ecco, l'avviso è che in questi ultimi 3-4 giorni, dal 27 al 2 marzo, ci sarà questa congiunzione molto forte, e per il Toro, per l'ascendente Toro, rappresenta un'ulteriore modifica a quelli che sono gli obiettivi, ok? Quindi però poi dal 2 arrivano, in qualche modo, ragazzi, si aggiusta, in qualche modo dal 2 con questo Mercurio nel segno dei Pesci, che poi insomma si congiungerà velocemente al Sole, e soprattutto, ragazzi, il vostro governatore nel segno dell'Ariete è bellicosetto, ma è congiunto a Giove questa settimana, ed è tanta roba che c'è. Cioè, mi ha toccato con la zampina, lo prendiamo come un segno. È tanta roba, quindi arrivano figure finalmente professionali, finalmente persone per bene, finalmente risposte, finalmente la soluzione a qualcosa, finalmente decolla quel progetto. Ecco, a partire da questa settimana voi saprete se quel progetto
se quella cosa, se quelle risposte in qualche modo si faranno e c'è la possibilità di realizzare un sogno o comunque di poterne parlare, di poter chiarire, di poter trovare qualcuno che vi aiuta, qualcuno che fa team. Se non c'è un sogno da realizzare, ma io dubito che i Toro non abbiano degli obiettivi, insomma, mi pare strano, avranno pochi mesi di vita, e comunque mettiamo che è un momento molto bello per il team, per le persone, per l'entourage, per il vostro rapporto con gli altri. Ritorna l'amore. Ritorna l'amore tra voi e l'esterno a 360 gradi, il che, se siete alla ricerca di una persona da amare, può indicare ovviamente dei nuovi inizi. Già c'è Venere in Ariete congiunta a Giove, quindi qui colpi di fulmini, cambiamenti, che c'è? Colpi di fulmini, cambiamenti, incontri propizi, persone che vi vogliono bene, ritorni, chiarimenti, risposte, amici, nuovi amici, ritorni di amici. È un momento molto bello e finalmente iniziano ad arrivare, veramente ragazzi, comincia ad arrivare il buono, un balsamo benefico che vi arriva dagli altri, è come se fossero un portale, è come se fossero un cavallo di Troia, ma questa volta in positivo, ok? Perché insomma il cavallo di Troia è un attimo... Giove e Venere vi fanno scoppiare in Ariete, vi fanno scoppiare qualcosa dentro. Questo è veramente il vulcano della rinascita, questo è veramente il vulcano del coraggio. Voi avrete finalmente la forza, il coraggio di fare qualcosa da soli che prima non osavate fare, e tutto questo ha il sapore della rinascita. Io non oso immaginare quando Mercurio entrerà nel segno dell'Ariete, Venere sarà già uscita, ma troverà Giove, cioè l'amore che questa Venere in Ariete congiunta a Giove crea, sta seminando dentro e fuori di voi, creando proprio una reazione alchemica diversa, tingendo veramente il vostro mondo di rosa. Prima può essere che sia rosso, però poi diventerà rosa. Quando arriverà Mercurio vi darà anche la forza di manifestarlo, perché è chiaro che le cose devono avvenire prima dentro. Sta sbocciando qualcosa di meraviglioso, vi siete liberati di qualcosa, voi vi state liberando di un'energia che karmicamente, per destino, doveva fare il suo tempo, non se ne poteva andare via, che sia un peso, che sia una presenza, che sia una persona, che sia un ostacolo, che sia un blocco. Saturno voleva così, doveva farvi vivere questa esperienza per farvi comprendere qualcosa o per farvi scontare un karma che tutti abbiamo. Non vi lamentate, lo so che tanto vi lamentate perché al Toro queste cose non piacciono, le complicazioni non piacciono, ma tutti abbiamo un karma familiare da smazzare, abbiamo cose, abbiamo situazioni. Fatto sta che l'importante è che è finita, a volte ho la sensazione che capisca l'italiano, e quindi dal 2 voi vedrete che le cose saranno strepitose. Poi ovviamente non fa parte di questa settimana, però questa settimana finisce il 6, però voglio dire, già il 6 sarete in odore di luna piena in Vergine, che è una grande amica del Toro, che poi insomma si farà il giorno 7, e quindi i compimenti, no? Il compimento di varie cose. Quindi come dire, dal giorno 2 ci saranno dei cambiamenti, fatemi sapere quali, scrivetemeli nei commenti, io cercherò di leggere e poi vi rispondo nel video successivo, però ricordatevi, anche se ci sarà l'ennesimo cambiamento, ovviamente voluto da altri, in qualche modo poi si aggiusterà. Ricordate che fra poco arriverà Giove nel vostro segno, quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti, e buona settimana e buon cambiamento. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana, benvenuti innanzitutto alla settimana dal 27 febbraio al 6 marzo, questa settimana parte con un paio di giornate, 27 e 28, movimentate, forse scusate Milla che ha fatto cadere il tablet, forse un po' nervosette, no? Ci sarà movimento, ci sarà qualcosa.
perché ci sarà la Luna in Gemelli congiunta a Marte, no? E quindi insomma sarete un po' sballottolati destra e sinistra, ci saranno magari dei viaggi, comunicazioni accese, no? Questo però è un momento che ha un potenziale di miglioramento notevole. Perché? Perché la Luna congiunta a Marte insomma ci regala 36-48 ore di già il Gemelli è doppio, quindi già parla di conflitto, sballottamento, polemica, viaggetto, insomma qualche tensione, insomma, due situazioni da mettere insieme, da mettere d'accordo, però verte al miglioramento, c'è un grande potenziale di miglioramento perché proprio in quei giorni questa congiunzione Luna-Marte forma l'ultimo trigono Mercurio-Saturno, ragazzi, poi non se ne avrà più perché il 2 Mercurio uscirà dall'Acquario e si rincontrerà con Saturno nel segno dell'Acquario nel 2050, quindi voi potete capire, e quindi è un'occasione, vi viene data un'occasione di crescita, di responsabilità, un upgrade del potere personale, la possibilità di far vedere quanto valete, di prendervi delle rivincite, un riscatto, ragazzi, qualcosa, perché poi lo sapete voi nella vostra vita. Su cosa vi siete impegnati in quest'anni, cosa vi è sfuggito, cosa avreste voluto raggiungere e magari avete faticato tanto, no? Perché noi lo diciamo sempre, per gli amici dei gemelli e per gli amici con l'ascendente gemelli c'è stato un triennio di grande crescita, ok? Che non sempre è stata voluta, che avete provato spesso e volentieri ad eludere, ad evitare, perché è nella vostra natura rimanere eternamente giovanili, ma appunto voi dovete rimanere giovanili ma non immaturi, quello è il segreto, e insomma un po' di responsabilità anche delle nostre azioni bisogna prenderle. Quindi per esempio, se dovessi farvi degli esempi, se siete dovete scegliere fra due lavori, se siete tra due partner, insomma no, se state facendo le marachelle, se avete detto qualche bugia, potrebbero essere in quei giorni, il 27 e il 28, potrebbero esserci delle occasioni, non sempre cercate da voi, magari vi capita, vi trovate nella condizione, no, di dover o poter dire la verità, fare una scelta, essere responsabili, essere onesti, no? Quindi essere meno doppi. Il problema non è poi essere doppi in sé, il problema è che queste due parti che vi rappresentano sono in conflitto tra di loro per il semplice motivo che si ignorano. Quando vince la parte in luce, voi siete fatti da una parte in luce e da una parte in ombra. Quando vince la parte in luce, siete meravigliosi. Quando vince e però non vi ricordate delle cose fatte e dette con la parte in ombra, proprio le rimuovete. Siete fantastici, operazione proprio di rimozione palese. Quando siete nella parte bassa, che tirate fuori il peggio di voi, forse quello è un momento di grande sincerità, perché almeno insomma dite quello che pensate, che non è proprio, non è sempre pieno di amore. Se qualcuno vi ricorda la parte in luce, quindi cosa dette prima, riuscite a trasecolare perché quasi non le vedete più, quasi non le ricordate più, però quindi siete nella stessa persona. Questo è il segreto. Voi potete essere luce e ombra, avete il diritto di essere quello che volete, l'importante è esserne consapevoli, quindi non farvi usare da queste due parti che coesistono dentro di voi, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, usarle voi, quella è la consapevolezza, ok? Non rinnegare chi siete, usarle voi all'occorrenza, scegliendo grazie alla vostra grandissima intelligenza qual è il momento migliore per far venire alla luce un talento, perché ci vuole pure la parte in ombra a volte per difendersi nella vita, e con chi tirar fuori il talento della luce. Perché poi a volte vi incasinate in questo, magari tirate la parte migliore di voi, più dolce di voi, con persone ombra e tirate fuori la parte ombra con persone che non lo meriterebbero, ok? Quindi essere consapevoli e quindi non creare caos e attrito, perché poi insomma alla fine poi se non le gestite queste due parti creano casino.
Mm? Quindi queste in qualche modo, io spero che questo esempio in qualche modo voi riusciate ad applicarlo alle vicende della vostra vita e a comprendere qual è l'insegnamento, qual è la soluzione. Quindi giornate 27 e 28, grandi e strepitose occasioni di risolvere, di completare questo processo di crescita che voi, di maturazione, soprattutto rispetto alla famiglia, ragazzi, alla famiglia, ai genitori, agli amici del passato, perché il gemelli è molto fermo all'età adolescenziale, soprattutto quando ci sono le ottave basse, e si deve emancipare dal condizionamento psicologico che gli altri applicano su di lui, perché questa è la sua mission, cioè essere amico di tutti, ma avere una propria onestà intellettuale. E quindi giornate 27 e 28 molto importanti, fra le più importanti della settimana. Poi il 2 succede che Mercurio, che è il vostro governatore, dopo avervi insegnato l'ennesima cosa in queste giornate, passa nel segno dei pesci. Cosa significa? Anticipa di 5 giorni l'arrivo di Saturno nel segno dei pesci e inizia a farvi vedere quali sono i vostri nuovi valori. Noi ne abbiamo già parlato, no? Quel momento è arrivato. I vostri nuovi valori, alla luce delle nuove consapevolezze, voi ovviamente cambierete le vostre nuove aspirazioni. È probabile che nel giro di poco voi vi riscoprirete delle persone diverse, forse più in luce, forse più piene di compassione, di amore, di aiuto per gli altri di quanto mai avreste sospettato, perché poi ai gemelli, all'ascendente gemelli capita questo, no? Di passare da un estremo all'altro, di fare una vita spensierata, di riuscire a condurre un'esistenza spensierata in amicizia, in socievolezza, con viaggi, spostamenti, sempre in compagnia, e però poi di essere all'occorrenza in situazioni che lo richiedono, capacissimi anche di prendersi cura di qualcuno, di cambiare, di tirar fuori appunto quel lato in luce che esisteva anche sotto questa apparente superficialità, ok? Quindi è come se fosse arrivato il momento, dal giorno in cui Mercurio entrerà nel segno dei pesci, di far vedere quanto è grande tipo il vostro cuore. Accadrà qualcosa del genere, ok? E rivedrete, no? Sarete elasticamente capaci di rivedere le vostre priorità. Le vostre priorità, ovviamente, questo è a livello, come dire, energetico, interiore, dovrebbero veramente arrivare dal giorno 2 delle novità lavorative. Quindi il giorno 27 e 28, quello che potrebbe accadere, oltre alle polemiche, oltre agli spostamenti, oltre all'andare su e giù, è ricevere notizie lavorative, tipo sei stato assunto, hai superato quel concorso, hai superato quell'esame, il professore ti ha dato la tesi, questa è la data della tesi, cioè capite? Cose di avanzamento, di crescita, e quindi dovrete ricalibrare i vostri piani molto velocemente, e dal giorno 2 come dire, arriverà la programmazione per questo qualcosa di nuovo, che tra l'altro si offrirà a voi molto velocemente, perché Mercurio, la notizia, arriva il 2 nel segno dei pesci, Saturno entra il 7 nel segno dei pesci. Ovvio che Saturno è il signore del tempo, non è il signore dei fulmini a ciel sereno, quindi la notizia magari il 7 viene ufficializzata e voi iniziate a preparare, a lavorare quello che sarà un cambiamento, che ragazzi per alcuni di voi potrebbe avvenire nell'estate, no? Quello ufficiale, perché poi dipende, un conto se mi iscrivo ad un master, un conto se faccio un corso, faccio un esempio, no? Ci vogliono 2 anni, 3 anni, ci vogliono pochi mesi. C'è chi realizzerà queste cose nell'estate, e c'è chi invece a maggio del 2024 inizierà veramente una nuova fase di vita. Poi dipende anche dal cambiamento quanto è grande
Questa settimana avrete poco tempo per l'amore, questo volevo dirvelo, soprattutto per i sentimenti, ma tantissime occasioni di seduzioni e tentazioni, quindi è interessante e ci sono anche tante nuove conoscenze che vengono a voi, ma anche molto molto fortunate. Quindi chi cerca l'amore, a parte che ci sarà un momento molto bello di calore umano degli amici, dei compagni di scuola, dei colleghi intorno a voi, ma insomma, se volete fare degli incontri interessanti e fortunati in qualsiasi ambito, anche per un progetto di lavoro, questo è il momento. Io veramente 26, 27 e 28 già al posto vostro, se dovete fare comunicazioni, inviare curriculum perché me lo scrivete di continuo, fare richieste, lanciatevi. Questa è una settimana che ci darà tante soddisfazioni. Quindi un grande in bocca al lupo, non trasgredite troppo, fatemi sapere come vanno le cose e buona settimana. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, questa settimana le cose iniziano a mettersi molto bene perché oltre al sole che è entrato nell'amico segno dei pesci e che quindi già dal 20 febbraio ha iniziato a ripristinare, ok, nonostante insomma ancora alcuni tumulti, ha iniziato a ripristinare una quiete, come se l'aria si fosse fatta più dolce, più compiacente, più conciliante, no? Quindi le cose, le percezioni, gli stati d'animi, le emozioni quantomeno non cozzano con le vostre e trovano un continuum, no? Quindi già inizia a crearsi, cambia l'aria, quando il sole entra in un elemento affine al nostro o nel nostro stesso elemento ci si sente a casa, ok? Che per voi è una situazione, è una sensazione altamente potenziante, altamente riequilibrante, perché quantomeno voi nella casa delle percezioni riacquistate la lucidità e la chiarezza, a differenza di altri segni che hanno bisogno, come dire, di vedere chiaro, voi avete bisogno di sentire, no? E quindi di sentire con una certa, il sentire nel sentire, l'acqua vi trasmette le informazioni nel veicolo che a voi è maggiormente confacente, quindi già bene così. Adesso un ulteriore potenziamento perché Mercurio il 2 marzo entra nell'amico segno dei pesci, quindi c'è uno scatto avanti di lucidità, c'è uno scatto avanti di chiarezza, quindi alle sensazioni poi seguono anche delle comunicazioni, cioè dei riscontri, è come se uno intorno al giorno 20 cominciasse a dire però mi sento meglio, però adesso ho la forza, la capacità di vedere le cose anche del passato, anche le cose che devo fare, no? Di rielaborarle in una maniera diversa, adesso le vedo diversamente, adesso ne comprendo il senso. Vi ricordo che voi il giorno 18 avete avuto, non il 20, il giorno 18 febbraio avete avuto il sole che entrava nei pesci, il 20 c'è stata la luna nuova, quella è stata fondamentale e ad essa, fondamentale per il discorso che vi ho fatto, no? Si è andata ad aggiungere già quella sensazione di speranza, di benessere, no? di comprensione, ha chiarito le cose, sicuramente ha dato uno switch e il giorno 2, quando anche Mercurio entra nel segno dei pesci, tutte quelle cose che a un certo punto, no, con questi pianeti in pesci, luna nuova e sole, hanno iniziato ad andare a posto, a un certo punto vi fanno avere la piena comprensione degli eventi, di quello che dovete fare, perché è successo quello che è successo nel passato, dove dovete correggervi, dove dovete mettere i paletti, quindi la piena comprensione delle cose, della situazione. Comprendere tutto. È come, avete presente quando uno fa il cubo di Rubik e lo finisce tutto? Dal caos, c'era sempre questa cosa che non si risolveva, c'era sempre quel colore che non andava a posto, a un certo punto si forma e ovviamente quello è quello che accade all'esterno è il riflesso di quello che ci accade all'interno, no? Questo ricordatelo sempre, quindi le vostre sensazioni, la vostra comprensione, le vostre vibrazioni si alzano, a un certo punto si incastrano e vi danno una spiegazione. Da questa non può che
venire roba buona, no? Dalla comprensione, dalla lucidità, da un senso di completezza non possono che iniziare ad arrivare, come dire, sensazioni, situazioni esterne più soddisfacenti. Perché? Perché quando una persona si sente completa, quando una persona si sente lucida, quando una persona ha capito, ha un'altra frequenza, perché quando capisci hai anche un obiettivo univoco. Quando non capisci, quando sei insoddisfatto, ti giri intorno come una trottola. Per voi è importante questa cosa, si disperde energia e non si ottiene granché, perché nella dispersione non c'è, è come se uno facesse 1000 cose disordinatamente insieme, ok? Adesso avete una direzione, questo è il senso. Dal 2 si chiarisce, iniziano anche le comunicazioni, perché ovviamente voi pensate una cosa, ci lavorate su, ci riflettete e poi a un certo punto arriva anche la risposta, oppure arriva proprio la forza, la lucidità mentale di dire ok, io ho deciso, io voglio questa cosa, io vado in questa direzione e ci andate. Ora, siete destinati ad andare lontano, questo dicono le stelle per questo 2023 e ovviamente per andare lontano bisogna, come dire, cambiare testa, uscire da uno stato di cose, apportare dei cambiamenti. A quelli ci sta pensando già Giove dal 20 dicembre è tornato nel segno dell'Ariete e vi sta spingendo a fare cose coraggiose. Ora, è probabile che le spinte, le sollecitazioni, no? A fare qualcosa di diverso da prima vi arrivino dal lavoro oppure vi arrivano dal partner. C'è qualcosa, c'è qualcuno che vi spinge a prendere in mano la situazione. Perché? Perché è la forza che sta girando che vuole questo. Forse chi voi state definendo un rompiscatole è qualcuno che sta facendo invece, è uno strumento dell'universo per risvegliarvi. Ora, dalla settimana scorsa, anche Venere è entrata nel segno dell'Ariete, dal giorno 20, si sta congiungendo a Giove, quindi voi da questa settimana avete Giove e Venere congiunti e quindi è come se ci fosse una doppia energia che vi spinge ad agire. E soprattutto adesso sarà più facile perché se avete anche compreso, no? Se le informazioni stanno andando nella giusta direzione, no? E quindi voi comprendete che cosa dovete fare per evolvere, per migliorare, per migliorare la vostra realtà, e insomma questa settimana ci saranno delle occasioni per agire. Questo è un momento, se riuscite a tirare fuori tutta la vostra forza yang, se riuscite ad uscire dalle abitudini, se riuscite ad uscire dalla zona di comfort, se riuscite a fare cose diverse da quelle che facevano i vostri genitori, questo è un momento molto fortunato per le iniziative. La congiunzione Giove-Venere, anche se sfidante, perché è fuoco e insomma l'acqua tende a spegnere il fuoco, no? Anche se è molto sfidante, è molto molto fortunata. La piccola fortuna e la grande fortuna congiunti non li avevate dal 2011, anzi fatemi sapere, cari cancro e ascendente cancro, che cosa era successo nelle vostre vite nel 2011. Si chiude quel ciclo, ne inizia un altro, questo è più fortunato, molto più generoso, però bisogna osare e agire. Chi non avrà la forza di osare e di agire probabilmente sarà raggiunto a casa da situazioni che deve risolvere, perché è come se l'universo ci dicesse siete qui per imparare, se non vuoi fare una cosa se non vuoi fare una cosa per imparare quella lezione te la faccio fare io, alla fine insomma se devi uscire dalla zona di comfort, se non lo fai tu, te lo faccio fare io, ok? Sappiate comunque che lavorativamente parlando è un momento molto fortunato, quindi potreste vincere concorsi, avere promozioni, avere assunzioni e anche sentimentalmente. Anche sentimentalmente si può chiudere un ciclo con il partner che magari negli ultimi 12 anni
È stato pesante, se vi siete conosciuti a metà, insomma, di questo percorso, sicuramente c'è stato comunque un periodo sfidante, perché per voi si chiude una fase complicata nella quale avete poi alla fine cercato la vostra vera identità, cercando, ripeto, di affrancarvi dalla famiglia di origine. Si chiude un ciclo sfidante anche sentimentalmente, non solo lavorativamente parlando, e ne inizia un altro molto fortunato. Quindi le soddisfazioni ci sono e ragazzi, il 7 marzo per voi arriva Saturno in Trigono e sarà veramente meraviglioso. Quindi è chiaro che Saturno consolida quello che merita di essere consolidato quando è a favore, altrimenti toglierà quello che non vi serve per portarvi ad altre cose. Quindi è un momento veramente interessantissimo. Vi ricordo, fatemi sapere nei commenti che cosa è successo nel 2011, insomma tra il 2011 e il 2012. Buona fortuna per questa settimana e fatemi sapere quali cambiamenti stanno arrivando o sperate che arrivino. Un grande bacio e buon Mercurio in Trigono e buona congiunzione, soprattutto Venere, Giove in Ariete. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana parliamo un attimo di interiorità. Perché la luna nuova in Pesci, unita alla congiunzione questa settimana di Venere e Giove in Ariete e l'ingresso di Mercurio nel segno dei Pesci, stanno mettendo dei puntini sulle i su una vostra rinnovata identità. Nonostante le vicende esterne, che insomma sono state molto complicate, soprattutto negli ultimi 3 anni, e non solo nonostante, insieme alle vicende esterne, da molto tempo ormai, prima è stata una cosa silente e insidiosa, poi si è iniziata a rivelare in un modo o nell'altro, ma è come se voi steste cercando di rinascere energeticamente come esseri umani sovrani della vostra vita. A voi questo termine suona particolarmente, della vostra vita, e titolari, consapevoli della vostra energia, delle vostre azioni, delle vostre intenzioni, con la quasi precisa. Alcuni di voi sono più lucidi in questo, altri forse non ci hanno mai pensato, ma se sentono questa spiegazione forse riconoscono, no? Avvertono una frequenza di verità, ma voi state cercando di essere voi stessi, ritrovare una vostra identità unica che possibilmente interrompa un gap tossico con l'eredità, con ciò che la famiglia, il luogo di origine, il passato vi hanno trasmesso. Quindi è una sorta di rinascita. Forse state operando proprio a livello energetico, quindi interrompendo contatti, connessioni, relazioni. Forse vi siete avvicinati in questi anni, da quando Nettuno in Pesci, parliamo del 2011 se non erro, lentamente, anche saltuariamente, anche disordinatamente alla spiritualità, insomma. Poi ovviamente nel mondo di internet, nell'era di internet, c'è un calderone di robe fuori che si offrono e non sappiamo più, insomma si mischia il serio e il faceto, no? Quindi santi e falsi dei, come cantavano i Negro Amaro. Però probabilmente anche in questa ricerca di cose che non sono tangibili, voi state alla fine, la finalità è sempre quella, ricercando voi stessi. E insomma, siccome questa spinta, una vostra identità, siccome questa spinta è portata da Nettuno, la faccenda probabilmente è stata un po' nebulosa, anche se la fortuna del Leone e dell'ascendente Leone è che questa ricerca di benessere, questa ricerca di centratura voluta da Nettuno a un certo punto si è sposata con Plutone, ragazzi, in Capricorno, e Pesci e Capricorno alla fine sono un connubio strepitoso, e quindi a capo di qualcosa sicuramente siete venuti. Perché stiamo parlando di questo? Perché Saturno, che il 7 settimana prossima entrerà in Pesci, anticipato questa settimana da Mercurio, ma è chiaro che è Saturno che fa la differenza, ad un certo punto vi porterà
concretamente in quella direzione, ok? È tempo di rinascere, è tempo di rinascere, è tempo di dare dei tagli col passato e ci dice Mercurio questa settimana dal 2 nel segno dei pesci, la cosa va pensata un attimo, o se già sapete cosa non volete essere, insomma quella, quando il 2 Mercurio entrerà nel segno dei pesci, se l'avete già pensata un attimo, probabilmente bisognerà parlare con qualcuno, relazionarsi con qualcuno, insomma, attraverso Mercurio, attraverso la parola, per fare chiarezza nelle direzioni. Quindi ci saranno magari anche delle comunicazioni, dei confronti, questi poi i vostri punti di riferimento li conoscete voi. Se non li avete, perché effettivamente trovare come dire, competenze che ti aiutino a centrarti è una sfida nella sfida. Il percorso di crescita personale è irto di incontri che potrebbero essere deleteri. La buona notizia, l'universo insomma vi vuole bene, la buona notizia è che prima che Saturno entri nel segno dei pesci, che quindi nel giro di 3 anni poi vi portino a definire concretamente, ufficialmente, determinate situazioni, anche ereditarie, insomma anche materiali, ma tutto parte dall'energia, tutto parte dalla psiche. La fortuna è che prima che arrivi Saturno, Giove in Ariete, vostro grande amico, si unisce a Venere in Ariete e vi conduce sul vostro cammino la persona che vi può dare le risposte giuste. Quindi tra il 20 febbraio ultimo scorso e il 16 marzo questa fortunatissima congiunzione Venere-Giove in Ariete, che segna l'inizio di una nuova consapevolezza, l'inizio di un nuovo percorso, l'inizio fortunato di nuove conoscenze che vi porteranno lontano e che chiudono e sigillano gli ultimi 12 anni, iniziati nel 2011, questo ciclo, mamma mia, pesante e disfattista, ma anche produttivo, iniziato nel 2011, insomma, no? Questa sarà la quadra della vostra rinascita, quindi andrete lontano, destinati ad andare lontano con un'autonomia, con un'identità, con una coerenza con voi stessi che ovviamente porta anche a dover far pace con chi siete veramente e con le maschere che avete portato fino ad oggi e che in alcuni casi insomma continuerete a portare, perché si indossano 10.000 maschere. Se ciascuno di noi riuscisse ad essere autentico come nel momento in cui ha emesso il primo vagito sulla terra e non si fosse fatto condizionare da chiunque avesse incontrato per sopravvivere, per essere amato ed accettato, insomma non basterebbe una vita per ritornare autentici come il momento in cui abbiamo fatto ingresso in questa esperienza terrena, ok? Però molte maschere possono cadere. Ora ci sarà chi si inorgoglisce, perché insomma noi lo conosciamo bene, l'amico del leone e dell'ascendente leone, e dirà io non porto le maschere di nessuno. In realtà, proprio a causa del segno del leone, che è nobile e che è anche spinto da un voler far bella figura, in realtà, come dire, il pericolo che comunque in nome dell'onore, in nome di un qualcosa, in nome di un'ambizione, in nome di un concetto, qualche maschera insomma si finisce anche abbastanza facilmente per portarla, ok? Perché se non c'è il profondo lavoro, ecco, anche questa cosa potrebbe avvenire in queste settimane, se non c'è un profondo lavoro sulla paura del giudizio, no? Sui condizionamenti, sull'accontentare in nome appunto, no, dell'essere accettati per il segno del leone, se non c'è, insomma, cade facilmente in queste cose. Se il leone e l'ascendente leone non vedono questa cosa, perché non siamo tutti allo stesso punto e arriva un momento per tutti, magari siete di giovane età, se non sapete questa cosa, non siete consapevoli di questa cosa e anche dite io non sono, che ne so, io non soffro il giudizio di nessuno, perché insomma poi al leone piace essere più forte degli altri, no? Elevarsi un pochino al di sopra delle masse, quindi figuriamoci se si modifica per il popolino. Che succede? Succede che Saturno in questi 3 anni
farà comprendere quali erano le maschere che devono cadere, perché poi Saturno è inesorabile e riporterà ad una autenticità animica, quindi con voi stessi. Allora, insomma, tanto vale ascoltare, giocare d'anticipo, no? E ascoltare questa luna nuova, questo Mercurio, quello che vi sgorga dal cuore per le cose che non vi stanno bene più. Ora, dopo 3 anni di Saturno, siamo agli sgoccioli. Le giornate, inutile dirlo, le giornate tra il 27 febbraio e il 2 marzo ci saranno gli ultimi giorni di congiunzione, quindi potentissimi, gli ultimi giorni di congiunzione Mercurio-Saturno. È il momento, è l'esito, questo è il recap, no? Arriveranno comunicazioni, potrebbe arrivare un no, potrebbe arrivare uno stop, potrebbe arrivare un esito. Il cambiamento, tutto quello che è successo in questi 3 anni, allargato a tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, alla fine si riduce, no? Si concentra, come se ci fosse una concentrazione energetica tra il 27 febbraio e il 2 marzo. Alla luce di quello che accadrà, riavvolgete il nastro e a partire dal 2 ascoltate quello che vi ho detto fino adesso, cioè ritrovate la vostra identità anche in base a quello che avete lasciato andare, a cui avete rinunciato o che il destino vi ha portato, no, ad affrontare nella prima parte di questa settimana e vedete qual è la direzione, dove volete andare. Ovviamente in questo discorso c'è tutto, c'è l'amore, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono le eredità, c'è la crescita personale, ci sono i rapporti. Questo è una discesa profonda dentro di voi, è un momento intimo che durerà 3 anni, tra l'altro, con voi stessi, e non dimenticate mai che voi siete la vostra priorità. Non il vostro ego, non la facciata, non il nome, il prestigio, ma la vostra serenità. Ed è lì, ascoltate il cuore, non ascoltate la mente, non ascoltate le chiacchiere, almeno che non vi facciano vibrare il cuore, non ascoltate la pancia. Nel cuore c'è la vostra verità e Saturno per 3 anni ve la farà venire fuori. Quindi ascoltatevi, state nel sentire, per voi è importantissimo. Un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, allora benvenuti ad una settimana che è quella dal 27 febbraio al 6 marzo di grandi movimenti e cambiamenti. Premesso che voi avete una voglia di cambiare, una voglia di rinascere, una voglia di mandare a quel paese un sacco di cose che vi stanno rompendo le scatole, che insomma la metà basta. Questo è dato da Giove in Ariete. Già avevate insomma voglia di cambiamento l'anno scorso, nell'estate scorsa, facendo un breve recap per le persone che guardano il video per la prima volta, già da maggio a novembre 2022 c'è chi è riuscito a cambiare qualcosa, c'è chi ha iniziato a percepire insomma questa insofferenza, questa voglia, però poi non è riuscito bene a concretizzare. Adesso siete nella seconda occasione che Giove in Ariete vi dà di rinascere a nuova vita. C'è chi vuole cambiare il lavoro, c'è chi vuole proprio cambiare posto dove vive, c'è chi vuole interrompere questo gap negativo sentimentale che va avanti da un bel po', e quindi insomma c'è chi vuole cambiare un po' tutto e quello è Giove che dal 20 dicembre è ritornato in Ariete, ha spinto la prima volta e rispinge più profondamente la seconda, lavorerà per farvi operare la ribellione fino al 16 maggio. Poi il 16 maggio Giove entrerà nel segno del Toro, quindi ci sarà meno ribellione, più costruttività, il che fa pensare che avrete già apportato dei cambiamenti, quindi insomma siete in fase di centrifuga, state mischiando il passato con il presente, con il futuro, per vedere che cosa ne viene fuori. Le notizie buone sono Venere, che la settimana scorsa, ne abbiamo già parlato, è entrata nel segno dell'Ariete, adesso questa settimana è perfettamente congiunta a Giove, grande fortuna e piccola fortuna. Questo è un momento con un potenziale altissimo per
rinascere per attingere a quelle vostre risorse di forza, di energia infuocata che a volte vi dimenticate di avere e che invece è proprio la vostra forza. Ora, due sono le cose. Uno, dovete mollare un attimo non il controllo, perché insomma poi voi avete l'eccesso, o vi lasciate andare completamente, o è open o è closed, no? Dovete cercare di allentare un po' la paura, la critica, la paura del cambiamento, il controllo. Dovreste lavorare un po' sul rilassamento, non so come dirvi, per permettere a questa energia di fuoco che avete dal 20 febbraio al 16 marzo, voi avrete questa congiunzione Venere, Giove in Ariete che spalancherà appunto le porte a quelle risorse, a quell'energia, a quella voglia, a quella vitalità, a quel fuoco che voi avete, no? Sotto la cenere e che va risvegliato. Sapete che cosa spegne quel fuoco? Qualora vi steste chiedendo come fare, dove andarlo a ritrovare perché ve lo ricordate ma avete perso la strada? La mente. L'eccesso di mentale, il criceto mentale, il logorio del criceto mentale, quindi del pensare che è un problema di tutti i segni di terra, vostro ancor di più perché siete i figli di Mercurio, di terra, è una grande gabbia energetica. I transiti, quello che vi insegnerà infatti Saturno in Pesci nei prossimi 3 anni è a passare dalla mente al sentire e scoprirete che sarà il cuore, no? Sarà quello che vi dice il vostro vero cervello è il cuore. Se il segno della Vergine, se l'ascendente Vergine ogni giorno riuscissero poco alla volta, perché schioccando le dita è impossibile, se riuscissero poco alla volta a regalarsi meno doveri e più cose piacevoli che desiderano fare, riuscirebbero ad un certo punto a riconnettersi con se stessi, perché quello che vi disconnette da voi stessi e che poi vi porta lontano anche dalle scelte migliori, perché la mente è serva, non è sovrana, quello che vi frega è proprio il senso del dovere, l'insicurezza e quindi di conseguenza l'accontentarsi. Cercate di fare questa pratica e di regalarvi ogni giorno del tempo per voi. Qualsiasi cosa abbiate voglia di fare, a meno che non sia pericolosa, regalatevi quel tempo e fatela. Questo fare ogni giorno, questo seminare una mollichina ogni giorno condurrà Pollicino a spalancare la porta del cuore e a trovare la verità. E ricordate che quando siamo connessi a noi stessi e abbiamo ritrovato la nostra bussola, non c'è Saturno che tenga, ok? Se temete Saturno, perché so che lo temete, visto che comunque giustamente, essendo dei concreti segni di terra mercuriali, vorreste come dire, controllare anche i cambiamenti che l'universo ha in serbo per noi. Se voi scendete nel cuore, voi vedrete che la connessione, il radicamento sarà così forte che diventerete delle querce eterne e nulla vi potrà intaccare, neanche le cose che avete scelto di avere nella vostra vita. Questo ricordatelo, perché la vita non è punitiva ma è soltanto evolutiva, quindi alla fine ci toglie soltanto quello che non ci serve o quello che noi pensiamo ci serve invece ci fa più male che bene. Detto questo, questa settimana, oltre a cercare di accaparrarvi il meglio di quella spinta vitale che vi farà dimagrire, perché mi avete scritto quando Saturno può farmi questa cosa, dimagrire, amarvi, riprendere in mano la vostra vita, dedicarvi del tempo per voi, finire con un passato sentimentale ingiusto in qualche modo ed iniziare delle relazioni sane, piene di vitalità e fatte di presenza, trovare un lavoro che vi piaccia per chi non l'ha ancora trovato. Quella è una delle strade che dovreste percorrere. Quindi approfittate del sacro fuoco della passione. È chiaro che a questa congiunzione si unirà, oltre al Sole in Pesci,
che sta transitando nel vostro lato ombra, ma che ha come funzione quella di farvi connettere alle vostre emozioni sepolte e o dimenticate, arriverà il 2 Mercurio. Mercurio in Pesci porta comunicazioni, notizie, i nuovi incontri, quindi nuovi incontri che possono... Facciamo gli aspetti concreti, quindi abbiamo detto che porta notizie, nuovi incontri che possono essere di natura lavorativa, contrattuale, relazionale, sentimentale. Allora, innanzitutto possono tornare delle persone che voi avete conosciuto tra il 2010 e il 2011 e possono tornare delle persone o delle situazioni che avete incontrato e conosciuto tra la primavera del 2021 e il 20 dicembre 2022, ok? Quindi potrebbero ritornare delle situazioni da definire portate dal vecchio transito di Giove in Pesci. Quindi possono esserci in concreto, perché so che vi piacciono gli esempi, dei ritorni, una persona che avete conosciuto, vi è piaciuta, insomma, quella scomparsa, perché insomma Giove in Pesci lo porta poi, l'anno scorso erano anni strani, lockdown, tutte situazioni incerte, adesso torna, sarà rinnovato, torna per restare. Esercizio numero 1, cercate di ascoltare il vostro cuore, se ci riuscite, perché insomma la mente poi a volte va in paranoia e dice no, quando invece potrebbe essere un sì, e viceversa. Se non riuscite a sentirlo perché ci sta per degli esseri cerebrali come voi, sappiate che il 2 Mercurio entra in Pesci, quindi vi porta a nuovi incontri, ritorni, notizie, novità, proposte di lavoro. Sono affidabili? Sono attendibili? Questa volta la balla, l'inganno, il sogno e l'illusione dureranno poco. Perché? Perché ci penserà Saturno che il 7, dopo soli 5 giorni, entrerà nel segno dei Pesci, farà il suo ingresso trionfale, non vi entrava credo dal 1994-95, scusate, in questo momento ho un lapsus, in realtà sto preparando i post, ma in questo momento ho un lapsus, fatto sta che le proposte che vi arrivano, no, a partire dal 2, se potete non prenderle proprio al volo e aspettare che il 7 arrivi Saturno, questa devo spoilerarvela, altrimenti nella seconda parte di questa settimana farete no, direte no, sì, insomma prenderete dove è possibile, aspettate dal 7 e 7 Saturno entra in Pesci e insomma ve la spoilero, ci sarà la luna piena in Vergine, quindi la dura realtà, la vera natura di quello che accadrà nei 5-6 giorni precedenti sarà presto rivelata, ok? Quindi se potete temporeggiate, ovvio che insomma chi comincia già a resistere a una bella luna piena in Vergine e che insomma regga il corridoio energetico dal 7 marzo fino al 5-6 aprile, voglio dire, già ha dei numeri per essere valido, quindi ragazzi ci sono delle ottime prospettive. Se qualcosa dovesse risparire dalla vostra vita, è probabile che non fosse tempo, che non fosse questo il momento. Saturno ci dice questo, ok? Quindi accettiamolo, perché guardate ragazzi, lottare contro Saturno, soprattutto quando non si è molto connessi, è veramente un'ardua, è un grande dispiego di inutili energie. Quindi le prospettive sono amore, lavoro, rinascita. Se avete in ballo delle situazioni legate alle eredità, insomma, no? Dovete risolvere delle cose dal 20 febbraio al 16 marzo con questa bella congiunzione Venere e Giove, o se avete insomma anche bisogno di risposte dallo Stato, questo è un momento molto fortunato, quindi un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti insomma che cosa accadrà di bello e mi raccomando aspettate Saturno. Un bacio. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, questa settimana sarà una settimana che per alcuni di voi potrebbe essere molto emotiva, cioè proprio con un tasso di emotività alto che poi a un certo punto sentirà la necessità di essere comunicato. Infatti il giorno 2, allora innanzitutto voi come tutti siete reduci dalla luna nuova in Pesci potentissima che ha anche la funzione che apre un nuovo corridoio
energetico, lo dice la luna nuova, che per voi ha il sapore delle novità in campo lavorativo, nell'ambito psicofisico e nell'ambito del quotidiano, quindi anche può portare anche delle novità, nuove consapevolezze proprio nel modus operandi, nel modo in cui affrontate, svolgete la giornata, no? La luna nuova è come uno switch, è come se si aprisse un portale, come se una persona girasse la pagina di un libro e iniziasse a leggere nuove informazioni che poi per ciascun segno portano determinate consapevolezze e novità nel settore nel quale ciò si sta compiendo. Quindi dal 20 febbraio, già il 18 il sole è entrato nel segno dei pesci, quindi siete come in fermento, sentite il bisogno di evolvere, sentite il bisogno di raggiungere un obiettivo, di realizzare un sogno, la vostra psiche, la vostra vita intima hanno un valore più forte, hanno un tasso di energia che si presenta sempre più, preponderante, come se ci fossero delle necessità proprio a livello di inconscio, di emotivo, che a questo punto non possono essere ignorate. Alla luce di tutto ciò c'è il giorno 2 marzo Mercurio che esce definitivamente dallo stellium, dal segno dell'Acquario e dallo stellium con Saturno. Quindi smettete in qualche modo di vedere i vostri pensieri occupati H24 da vicende legate ai figli e ai sentimenti, quindi probabilmente avete ripensato a un amore che è andato via, avete discusso o comunque approfondito molte cose con il partner, insomma, oppure con i figli, ok? Se siete dei creativi, sicuramente se lavorate nella creatività, sapete, bilancia, ascendente bilancia, siete delle persone altamente artistiche, quindi c'è un lato importantissimo della vostra creatività, le novità, i pensieri, le attenzioni verso un cambiamento, verso la fine di qualcosa, verso il rinnovamento, per voi non valgono oltre ai figli e all'amore, nuovi e vecchi amori, insomma, e anche alle convivenze, cioè ai progetti da fare col partner. Per voi ci sono anche dei progetti di cambiamento importanti da portare a termine, da iniziare in alcuni casi, legati all'attività artistica, e quindi voi vi rendete conto che già Mercurio che passa su Saturno in questi settori, è chiaro che se ci sono delle novità in amore, se ci sono delle novità nella vita artistica, se ci sono delle volontà, no, di cambiamento o di notizie, è chiaro che poi questi cambiamenti, anche per esempio i cambiamenti con i figli, per chi vuole avere figli, chi decide di non averli, chi li ha già, e quindi questi transiti, no, che dal 27 al 2 marzo vedono Mercurio congiunto a Saturno in Acquario, portano delle novità magari, no, importanti anche per loro, magari vi dicono che vi trasferiscono, magari che si trasferiscono, magari vi dicono che scuola vogliono fare, magari si lasciano, magari si sposano, magari fanno il mutuo, magari cambiano lavoro. Oltre tutte queste novità sono grosse, perché comunque la congiunzione Mercurio-Saturno agli ultimi gradi di Saturno, proprio nel colpo di coda, porta proprio la funzione, proprio lo scopo di portare delle notizie che cambiano le cose, che cambiano gli assetti delle cose, e quindi già una luna nuova poi in pesci, poi Mercurio in pesci, non fanno altro che continuare questa evoluzione energetica, perché se ci sono dei cambiamenti in questi ambiti è chiaro che in qualche modo mi si modifica il quotidiano, no? Per dire, se un figlio torna, se un figlio se ne va, se un figlio si sposa, se un figlio è incinta, se io conosco una persona, se sto discutendo con il partner, se devo cambiare lavoro, se voglio cambiare soci, se voglio cambiare club, se voglio cambiare gruppo musicale, se voglio cambiare team, se voglio cambiare stilisti, no? Cioè, è chiaro che le cose prima vanno pensate e poi è chiaro che uno inizia a guardarsi intorno, a vedere quello che può fare. Quindi dal 20 febbraio fino al 2 marzo c'è questo iniziare a pensare come evolvere, iniziare a connettersi al proprio sentire, perché poi i pianeti in pesci hanno questo scopo, quello di farci scendere nel nostro intimo
e farci fare il punto della situazione, perché poi dal 21 marzo con la primavera, voglio dire, ci sono i nuovi inizi e i nuovi inizi vanno pensati, ok? Quindi questo è un mese importantissimo di recap e voi lo state facendo proprio nei settori del quotidiano, della salute, quindi c'è chi sentirà il bisogno di prendersi cura di sé, chi vuole cambiare il modo di lavorare, chi vuole cambiare l'organico al lavoro, chi si vedrà spostato al lavoro, no? E queste sensazioni, queste dicerie, queste voci, queste intenzioni dal 2 marzo iniziano a prendere, come dire, piede, cioè iniziate proprio a parlare, c'è una trasformazione quantomeno da sensazione a comunicazione. Nel frattempo c'è una strepitosa congiunzione Venere-Giove in Ariete che per gli ascendenti Ariete consiglio di sfruttare, perché l'ascendente Ariete, avendo questa congiunzione al discendente, è molto fortunato nei nuovi contratti, nei nuovi inizi, nelle nuove relazioni, se vuole far trasformare una convivenza e passarla a matrimonio, quindi se volete ufficializzare qualcosa, se volete, che ne so, iniziare una compravendita, questo è un momento molto molto buono. Invece Sole in Bilancia e Luna in Bilancia, con questa congiunzione dovrebbero essere un po' più cauti. Perché? Perché le opposizioni di Giove ci fanno fare i colpi di testa. Quando c'è la congiunzione di Venere, caspita, il nostro governatore che ci si mette in opposizione, ci vengono strane idee trasgressive, viene fuori un'impulsività che uno non sapeva di avere e che un Sole in Bilancia e una Luna in Bilancia magari non riescono neanche a palleggiare bene perché non ci sono abituati. Un conto è un Ariete, un conto è un segno di fuoco, un conto è una Bilancia o una Luna in Bilancia che trascorre tutta la sua vita alla ricerca di un equilibrio e che a un certo punto, insomma, una mattina si sveglia e si sente su un razzo, non lo so, quindi altro che equilibrio, tutta una serie di colpi di testa. Ovviamente ragazzi, visto che la congiunzione di Giove è fatta con Venere, che tra l'altro è il vostro governatore, i colpi di testa potrebbero essere in ambito sentimentale, tipo lascio tutto e scappo col primo, no? Con quello, col tizio che ho visto ieri a un aperitivo, quindi colpi di testa, oppure shopping pazzo. Perché insomma Venere, sapete, i piaceri, compro una casa, ok, ho comprato una barca, ok. Tecnicamente sarebbe meglio tergiversare. Tecnicamente, se siete Sole in Bilancia o Luna in Bilancia, sarebbe meglio attendere tempi migliori per fare colpi di testa, perché potreste pentirvene. Mi rendo conto che la voglia di cambiare è tanta, però non è il momento. Se invece, come molti di voi, siete ascendente Bilancia e Luna in Bilancia o Sole in Bilancia, 50-50, ragazzi, io direi di ascoltare nel vostro, siete salvati dall'ascendente, quindi nel vostro caso diciamo che avete un'autorizzazione ad approfittare delle novità che sicuramente vi verranno prospettate. Ovviamente valutatele un attimo, no? Pietà, valutatele un attimo, però chi ha anche l'ascendente Bilancia, ovviamente per questi nuovi incontri, per queste novità, per questi nuovi desideri, per queste nuove proposte, non sbarri completamente la strada, perché c'è questo ascendente meraviglioso che vi offre queste grandissime opportunità. Quindi è veramente un transito molto carino, approfittatene, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, io vi mando un grande bacio. Luna e Sole in Bilancia, mi raccomando, prudenza, un grande bacio. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, ma anche le lune in Scorpione, dopo tanto penare, insomma, il cielo si mette sempre meglio. Questo ve lo dico proprio ad inizio video. Allora, innanzitutto questa è la settimana dal 27 febbraio al 6 marzo. Cosa accade? Le giornate dal 27 febbraio fino al 2 marzo, perché segnano un'energia, le giornate dal 2 al 6 un'altra, quindi voi proprio potete considerare la settimana divisa in due, vale un po' per tutti, ok? Però per voi, proprio come si dice, morte e rinascita sembra essere più sottolineato. Dal 27 fino al 2 marzo assistete alla congiunzione
Mercurio, Saturno in Acquario, agli ultimi giorni potentissimi di congiunzione Mercurio, Saturno in Acquario, che non si verificheranno più prima finché non arriveremo al 2050. Perché sono potentissimi? Perché Saturno ora, entro il 7 marzo, dovrà fare quanto più possibile, cioè dovrà apportare tutti i cambiamenti possibili rispetto alla nostra frequenza di consapevolezza, ovviamente, quindi tarati al nostro livello di coscienza, alla nostra era, dovrà fare quanti più cambiamenti possibili prima che il 7 marzo il segno dell'Acquario, quindi Urano, lo saluti e lo consegni a Nettuno. Con la congiunzione di Mercurio, le notizie, le comunicazioni, le comprensioni stanno dando il meglio di loro, no? È chiaro che i cambiamenti che ci saranno sia a livello individuale che a livello collettivo verranno dati tipo nel web, a mezzo stampa, per televisione, potrebbero esserci delle novità anche, che ne so, astrologiche, quindi di cambiamenti, di scoperte di nuovi pianeti, di cose che vengono dalle stelle, ma anche legate al cinema, che è un'arte uraniana. Quindi tutto quello che è appannaggio di modernità, che è appannaggio del segno dell'Acquario, della modernità nelle vostre vite, oltre che nella collettività e nel mondo, è fortemente sentito perché sta completando uno switch. Nel vostro caso cosa significa? Ci sono delle situazioni che alla vecchia maniera stanno proprio finendo, questo dal 27 febbraio al 2 marzo. C'è la fine di qualcosa affinché voi dal 2 possiate operare una rinascita, ok? Potrebbero esserci dei traslochi, potrebbero esserci delle novità in famiglia, potreste, visto che avete un cielo che parla in maniera strepitosa di amore, essere proprio, senza neanche accorgervene, essere proprio agli ultimi giorni nel posto in cui siete, perché state per incontrare finalmente la persona con cui farete famiglia o comunque un grande amore della vostra vita. State per trasformare qualcosa di grande, ripeto, importantissime le giornate dal 27 al 2 marzo e poi il 2 marzo Mercurio entra nel segno dei pesci e ragazzi si congiunge al Sole e parallelamente alla Venere congiunta a Giove inizia lo switch di novità, ok? Perché è chiaro che per risorgere, per rinascere, per avere anche nuove consapevolezze, è chiaro che una parte di noi vecchia deve morire e questo accadrà fino al 2 marzo. Poi ci sarà questo switch e quindi che cosa farà questo Mercurio? Voi siete già sollecitati da Giove e Venere congiunti in Ariete che vi spingono al cambiamento, alle novità. Forse finora si è trattato di una sensazione, cioè forse finora voi avete visto, avete percepito un'energia un po' bellicosa, un'energia un po' più infuocata, appassionata, tanto movimento intorno a voi, ma forse fino alle giornate del 2 non riuscivate a muovervi. Perché? Perché eravate immersi in quel processo di trasformazione. Avete presente la Fenice stava morendo per poi risorgere, no? Voi siete molto legati al concetto, no, plutoniano della Fenice e dal 2 incontri, proprio cambiate mente, incontri sentimentali, buone notizie, fortuna, se lavorate nella creatività, non vi dico quanti contatti fortunati arriveranno nella vostra vita, che poi diventeranno a breve realtà, perché il 2 marzo un Mercurio entra nel segno dei pesci e inizia a regalarvi nuove idee, illuminazioni, colpi di genio, incontri, fortune, buone notizie, risposte. E poi il 7 Saturno concretizzerà, ovviamente farà una cernita di tutte le cose belle che vi arrivano, ma solo 5 giorni dopo Saturno inizierà a stabilizzare qualcosa. Quindi è un momento di grande rivoluzione e anche di sogni che si realizzano. Allora, per tutti gli scorpioni, ascendente scorpione o lune scorpione che mi hanno scritto, che ovviamente ragazzi cioè ci sta con i transiti che avete avuto, avevano difficoltà con i figli, proprio nell'esperienza della genitorialità non riuscivano
ad avere bambini, c'è chi ha fatto delle adozioni e no, la situazione era un po' rallentata. Sicuramente Saturno, in aspetto insomma un po' sfidante, rallenta il tempo perché evidentemente vuole che ci sia una maturazione, che ci sia un assestamento maggiore nelle vostre condizioni, nei vostri equilibri, nelle vostre vite. Adesso dovrebbero, sia per chi aspetta le adozioni, le risposte, sia per chi aspetta l'esperienza in maniera naturale, come mi ha già scritto una ragazza nelle storie nei giorni scorsi su Instagram, che la luna nuova in pesci gli aveva fatto questo regalo. Anche per voi insomma siete in quella scia, ok? Quindi buone notizie finalmente, questo è un cielo molto fecondo, ok? Quindi buone notizie e insomma switch, soluzioni, nuove consapevolezze riguardo a questo fatto. Gli amori. Questo, ragazzi, nei prossimi 3 anni, a partire ovviamente da adesso, molto probabilmente, io direi quasi sicuramente, andrete incontro, per chi li cerca e per chi non li ha, ad incontri destinati, proprio portati dal karma e dal destino. Molti mi hanno scritto nei commenti, perché io li leggo e poi cerco di rispondervi nel video, che non ci credono più. Allora, con il tempo molto probabilmente cambierete idea. Ci sarà un trigono 2024-2025 tra Giove in Cancro e Saturno in Pesci, o 2025-2026, scusate mi sto perdendo, 2023-2024 in Toro, 2024-2025 in Gemelli, 2025-2026 Giove in Cancro, potentissimo trigono a Saturno. Già vi sento, sì, ma dobbiamo aspettare 3 anni. No, ragazzi, quello è il coronamento massimo della felicità, ma ovviamente se voglio sposarmi, se voglio comprare casa, se voglio mettere su famiglia, devo iniziare da adesso, no? Perché poi voi lo sapete che chi parte a razzo finisce in un certo modo. Quindi, insomma, le cose piano piano si fece Roma, infatti Roma è eterna. Quindi i transiti sono strepitosi. Anche se vi va in opposizione, si crea un'alchimia potentissima anche quest'anno tra Giove a maggio in Toro, sestile a Saturno. Guardate che è ottima, e in men che non si dica, chi non ci credeva più si troverà in una situazione che a un certo punto vi farà probabilmente sentire anche voglia di un po' di libertà, perché poi Giove in Toro con lo Scorpione indica passioni proprio, no, cocenti, travolgenti, che però voi poi ogni tanto dovete, come dire, insubordinare. Quindi poi vabbè, quando vi ci troverete, valuterete voi insomma quali equilibri di coppia vivere. Ma quello che volevo dirvi è che i transiti sono innegabili, ma gli astri inclinano e l'uomo determina. A chi non ci crede più, ricordo che noi siamo quello che pensiamo e anche quello che mangiamo, ma vabbè, questo non è un canale di nutrizione, no? Noi siamo un po' di cose, cioè noi creiamo un futuro oggi. Se io ho davanti a me 3 anni di transiti pressoché strepitosi, e io metto una cortina di miscredenza, ok? Siccome noi abbiamo un libero arbitrio, perderò senz'altro un po' di tempo a rifiutare il buono che entra nella mia vita per paura, per chiusura, perché ormai ho chiuso gli occhi e quindi non li apro più neanche per vedere se poco poco nel radar è arrivato qualcosa di interessante. Quindi sappiate che si perde un po' di tempo. Ho visto per esperienza personale, l'ho visto succedere in tutte le persone che ho seguito con i transiti. Sprecare buona parte dei trigoni di Saturno quando non si capiva la natura e la portata dell'astrologia e quando non c'era una piena fiducia nel cielo, no? Quindi sì, ascolto l'oroscopo ma manco più di tanto. Ho visto sprecare dei transiti molto belli con un nulla di fatto proprio per stati depressivi, per tristezza, per chiusura, no? Per rifiuto, per paura che è troppo bello, non ci voglio credere. E poi una volta riprese le persone, perché poi magari dopo un po' che stai male ti fai seguire, fai una cura, no? Ti riprendi, comunque passato il momento di gap, poi con transiti minori
però con uno stato d'animo più fiducioso, più equilibrato e diverso, ho visto succedere meraviglie. Quindi questo che vuol dire? Che noi dobbiamo trovare un equilibrio, non è che domani mattina, oh che bello, il primo mi fido di chiunque, ok? La paura è un'amica, perché la paura ci protegge dai nostri sbagli. Quindi cerchiamo di trovare una quadra, cerchiamo di non buttare, sappiamo che abbiamo dei transiti strepitosi che durano 3 anni, quindi siamo soggetti ad incontri fortunati. Ovviamente arriverà tanta roba, perché quando abbiamo un trigono l'energia è tanta, quindi aumenterà proprio l'energia intorno a noi, quindi aumentano gli incontri. L'universo ci favorirà, una rosa, è come se ci portano un vassoio di pasticcini. Sta a noi darci il tempo, no? Perché il tempo, la centratura e l'equilibrio per scegliere i più buoni, quelli che ci possono piacere di più. Quindi che ci vuole? Tempo, lucidità e riflessione. Non vi buttate subito e non vi chiudete a prescindere e vedrete quante cose belle porterà già questo Mercurio. E poi ragazzi, siamo arrivati, Marte fra poco, il 24 marzo, sarà a favore e l'energia sarà ancora meglio, perché ricordatevi che voi siete i figli di Marte, quindi raccontatemi le belle notizie che vi arriveranno a partire dal 2, perché saranno strepitose, e raccontatemi quali novità e cosa di voi lasciate nel passato nelle giornate dal 27 febbraio al 2 marzo. Buona settimana, vi aspetto nei commenti e su Instagram. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti a questa settimana dal 26-27 febbraio, scusate mi sono persa un attimo, fino al 6 marzo, benvenuti ad una settimana in cui vedrete l'energia dividersi in 2 parti. Dal 27 febbraio al 2 marzo ci saranno gli ultimi giorni, per voi molto importanti, della congiunzione Saturno-Mercurio in Acquario. Quindi comunicazioni ed esiti in quelle giornate per voi saranno molto importanti. Avrete degli incontri, avrete delle notizie, se state aspettando lo scorrimento di una graduatoria, se state aspettando delle comunicazioni ufficiali, se avevate delle questioni burocratiche in ballo, sono delle giornate che determineranno un cambiamento, sono giornate che determineranno un cambiamento e che, molto buone comunque le giornate lunedì e martedì, che determineranno anche delle decisioni importanti. La Luna, infatti, lunedì e martedì, parallelamente a Mercurio congiunto a Saturno, che indica proprio il tempo di sapere questa cosa, è arrivato il momento di capire questa cosa, è arrivato il momento di andare in quel posto, è arrivato il momento di spostarvi, è iniziato il momento di laurearvi, ok? Momenti, cioè le lancette dell'orologio vanno su un orario e in quel momento, insomma, come dire, succede qualcosa, si allerta qualcosa. E quindi ed è legato proprio alle notizie, no? Alle comunicazioni, anche alle scoperte di notizie del web, della televisione, però comunicazioni che arrivano a voi, ripeto, mezzo stampa, insomma, dai canali di comunicazione, che però per voi segnano un cambiamento. Infatti, un cambiamento e quindi anche una decisione. Infatti, parallelamente, nelle giornate del 27 e del 28, la Luna in Gemelli sarà su Marte. Questo è il momento, diciamo, di queste settimane, anche dell'ultimo mese, più intenso che abbiate vissuto, perché la Luna congiunta a Marte in una fase grande di crescente, come dire, segna un esito, no? Allora, voi avete l'opposizione di Marte al Sole, alla Luna, ai vostri valori in Sagittario dal 20 agosto. Questa fibrillazione, no? Questa destabilizzazione, questa provocazione ha una funzione. Questo Marte è mercuriale, voi siete l'esilio di Mercurio, quindi, come dire, riflessioni e interiorizzazioni sono fatte un po' in maniera sbrigativa, ok? E siete molto bravi ad assolvervi. Un Marte mercuriale è chiaro che vi ha provocato proprio dal punto di vista mentale,
o discussioni, o tensioni, o incomprensioni, o polemiche, o siete stati attaccati, o qualcuno dopo aver parlato con voi se l'è data, no? Cioè si è assentato, si è distaccato. Quindi tutto ciò, tutta questa serie di tensioni, no? Tutta questa serie di inciampi, a un certo punto devono avervi portato a farvi finalmente delle domande, ok? Quindi c'è proprio quello che Marte vi ha chiesto in questi mesi era di riflettere, di pensare e di imparare a mettervi nei panni degli altri, di prendervi le vostre responsabilità, di diventare un po' più consapevoli e soprattutto anche di vedere il vostro lato ombra, perché quando Marte è opposto ci arrivano le tentazioni, le trasgressioni e le provocazioni da parte di qualcuno che ci fa vedere qualcosa di noi, la parte che rifiutiamo, che proprio non vogliamo vedere, perché l'essere umano è duale, quindi si sceglie le parti più belle della propria personalità e pensa di dire io sono questo. No, c'è un lato ombra che se ignoriamo continua a diventare ancora più grande, agisce su di noi è come se portassimo uno zainetto sulle spalle che diventa sempre più grande. Modifichiamo l'andatura, modifichiamo l'incedere, camminiamo proprio piegati in due e continuiamo a non vedere, però gli altri lo vedono, no? Che abbiamo una difficoltà. Quindi grandi riflessioni e probabilmente, visto che Marte è doppio, a un certo punto avete avuto il bisogno di relazionarvi con qualcuno, di chiedere a qualcuno ma dove sbaglio, no? Cioè di cercare di capire queste critiche, ok? Uno dei momenti conclusivi di questo transito che volge al termine, perché avete ancora un mese e poi insomma Marte in trigona a Saturno, quindi proprio questo bisogno di farvi capire delle cose, no? Proprio anche proprio a livello di comunicazione, di notizie, di modo di relazionarvi con il mondo. Queste giornate qui sono tra le più intense, anche perché quando un pianeta dopo molto tempo è stato in un segno ed esce fuori, come diciamo sempre, c'è il colpo di coda. E quindi ragazzi, le giornate il 26 e il 27 sono intense, perché c'è Mercurio congiunto a Saturno che vi fa capire delle cose, dire delle cose, arrivare delle notizie, arrivare degli esiti, no? Delle sentenze, quindi delle cose che come se quando Saturno transita in quel determinato settore è come se ci dovessimo prendere le responsabilità delle cose che abbiamo detto, no? Delle cose che abbiamo presentato al mondo. E un discorso proprio di coscienza, di consapevolezza anche con Marte portato dalla Luna. È chiaro che un Marte opposto solitamente complica molto i rapporti, no? Come abbiamo detto, quindi può essere che in queste giornate 26 e 27 ci siano degli esiti proprio di queste complicazioni, no? Quindi si arrivi al fulcro, no? di qualcosa. E appunto, dopo questi ragionamenti, queste comunicazioni, queste notizie, questi scontri verbali, anche questi viaggi che forse andate per fare in un posto, per fare qualcosa, per parlare con qualcuno, anche per un colloquio di lavoro e magari vi viene detto sì o no e quindi in base a quello poi vi dovete riorganizzare. Insomma, a seguito di queste giornate così intense, di questo periodo così intenso, Mercurio, il 2, segna questo spartiacque, entra nel segno dei pesci e lì inizia questa fase che poi è il preludio di Saturno, che poi il 7 entra nel segno dei pesci. Bisogna iniziare a capire, a scendere nelle vostre radici, proprio fare un discorso a riguardare gli antenati, a cercare consapevolmente no? di capire qualcosa delle vostre radici, delle vostre origini, perché prima ci sarà la comprensione, quindi prima ci sarà una nuova consapevolezza che segue alle tensioni e alle comunicazioni precedenti. E una volta capito cosa cambiare di voi, quando arriva Saturno in pesci, inizierà questa falce a cercare, come dire, di selezionare il meglio che voi magari avete attinto dalle vostre radici, quindi dalla famiglia, dal luogo di origine, perché noi siamo karma familiare, che non è mai casuale, con il karma del luogo, col karma della regione, con il karma della nazione, perché uno che nasce in Italia e uno che nasce in Afghanistan già ci deve venire
l'idea che c'è un karma diverso, uno che nasce, che ne so, al centro di Milano e uno che nasce in un'altra parte magari meno così, meno centrale, no? Proprio oriunda, ha un karma diverso, perché poi nasce in una famiglia che contestualizzata in quel luogo avrà una mentalità diversa. Quindi il karma familiare è tanta roba, perché ci racconta anche il karma ambientale, quindi vabbè. Allora, dal 2 Mercurio inizia a farvi concentrare i pensieri, le attenzioni, le comunicazioni, le parole, le esperienze che voi vivete, proprio vi coinvolgeranno a livello psicologico. Quindi Mercurio vi porterà a prendere consapevolezza delle radici, quindi scenderete, forse ci saranno delle questioni che riguardano la famiglia, la salute, gli immobili, riescono cose degli antenati, dei nonni, forse si deve andare a sistemare la casa di un parente che avete ereditato, c'è qualcosa legato proprio all'ambito familiare, all'ambito ambientale, locale. Può esserci anche che vi arrivi la notizia che tornate a casa o che cambiate luogo e quindi cominciate a fare una rivalutazione di alcune cose, ok? Però a seguito delle notizie che vi arrivano nella prima metà della settimana prenderete la decisione, ripeto, o di andare alle vostre radici, quindi di fare, come dire, di fare un'immersione psicologica per guardarvi dentro, per risolvere qualcosa, oppure se non è le radici proprio nel senso di karma familiare, insomma di DNA, di salute, di queste cose qui, indicherà probabilmente la dimora. E in questi 3 anni voi vedrete che ci saranno grandi novità per quanto riguarda, se non la famiglia, le dimore. Quindi c'è chi cambierà casa, chi la venderà, chi risolverà un problema grosso con la casa, chi si trasferisce, chi ritorna, figli che si sposano, chi diventa finalmente genitore e quindi aumentano le responsabilità. Ragazzi, tante cose che riguarderanno proprio il radicamento dell'essere umano e quindi lo stare in un posto e mettere radici in un posto. Probabile che insomma vi trasferirete oppure che deciderete che dove state è il posto dove volete mettere radici, ma questi saranno i vostri prossimi 3 anni. Poi affronteremo meglio nel prossimo video, quello dedicato a Saturno in Pesci, che cerco di far uscire a breve. Affronteremo meglio la questione, però insomma voi siete quelli che se ne accorgeranno prima di questi transiti di Saturno, quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e io vi rispondo, no? Cerco di rispondere ai commenti nel prossimo video. Quindi un bacio grande e buona settimana a tutti. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana, quella dal 27 al 6, dal 27 febbraio al 6 marzo, è una settimana che inizia in maniera abbastanza movimentata. La Luna sarà su Marte in Gemelli, e il vostro quotidiano e quelle questioni di salute di cui abbiamo parlato già in passato saranno all'attenzione, no? Diciamo della vostra vita. Quindi o le questioni lavorative arrivano ad un punto di soluzione o le questioni di salute, ok? C'è qualcosa nel vostro stile di vita che sicuramente avete cambiato dal 20 agosto 2022, giorno in cui Marte è entrato nel segno dei Gemelli e ne uscirà il 24 marzo, quindi ci siamo quasi, mancano 18 giorni, contando la fine di questa settimana, mancano 18 giorni e l'inizio, quindi diciamo questa settimana è divisa a metà, dal 27 febbraio al 2 marzo l'energia sarà alta in fibrillazione, quindi ci sarà grande movimento, ma sarà risolutiva. Sarà risolutiva perché? Perché state godendo degli ultimi 4 giorni praticamente della congiunzione storica, perché si ripresenterà soltanto nel 2050 tra Mercurio e Saturno, ok? Che nel vostro caso forma il trigono a Marte e Luna e Marte di questi giorni, e quindi ci saranno proprio le risoluzioni e le risposte
che state aspettando per queste questioni di salute. Stavo controllando, ve lo volevo spoilerare, ma vi salvate per il rotto della cuffia. Vi volevo dire che questa settimana c'è l'ultima congiunzione della Luna in Gemelli su Marte in Gemelli. Poi, quando uscirà il 24 marzo, la Luna sarà nel segno del Toro, quindi questa è l'ultima congiunzione Luna-Marte ed è un bene, è assolutamente un bene, perché questo Marte che vi ha sollecitato, no? Che vi ha scombussolato, molti di voi mi hanno scritto che hanno avuto dei problemi, bronchi, le ossa, la cervicale, no? Stress, emotività, ansia, è tutto appannaggio di Marte in Gemelli, che nel vostro caso, come dire, è stato particolarmente sensibile dal punto di vista della salute, oltre che trovarsi fra due fuochi. Probabilmente vi siete trovati in mezzo a liti tra figli, fratelli, amici, insomma, no? Tra quelle che sono le dinamiche mercuriali, quindi anche in mezzo alle polemiche. Ok, anche per queste cose, anche per le polemiche, insomma, per i chiarimenti, per mettere d'accordo le persone, le giornate del 27 e del 28 con l'ultima luna su Marte probabilmente porteranno ad un esito, a una decisione, a qualcosa che poi vi verrà comunicato dal giorno 2, quindi dal giorno 2 arrivano ottime notizie perché Mercurio lascia definitivamente, almeno per 30 anni, la congiunzione con Saturno in Acquario, entra nel segno dei Pesci. Per voi il segno dei Pesci è un buon amico. E quindi, ragazzi, che cosa succede? Questo Mercurio e Sole che poi si congiungeranno per, insomma, tutta la seconda parte della settimana, e poi ovviamente fino per buona parte di marzo saranno congiunti, e quindi vi porteranno a spostamenti. Ci saranno sicuramente dei viaggi, ma vi piaceranno, ragazzi, che siano di salute, che siano di lavoro, che siano anche incontri, che siano brevi viaggi o anche un po' più lunghi. Comunque è qualcosa che vi piace. Gli incontri che fate sono positivi, le notizie che ricevete, ragazzi, sono positive. Diciamo che tutto quello che vi arriva di positivo dagli incontri, dalle notizie, dalla burocrazia, dagli esiti, da una graduatoria che scala, da un rimborso che vi arriva, no? Tutte queste cose probabilmente andranno a contribuire a risolvere anche le questioni familiari e immobiliari che, insomma, si sono presentate nella vostra vita almeno dall'anno scorso, ok? Quindi dal primo ingresso di Giove in Ariete. Per quanto riguarda le questioni familiari, potrebbero essere accadute varie cose. C'è chi ha incontrato qualcuno e quindi forse sta pensando di spostarsi, di trasferirsi, di fare famiglia con quella persona. Voi ricordatevi, no? Che quando Giove è in un segno cardinale come il vostro, adesso in Ariete, segna nuovi inizi, quindi c'è proprio una fase di vita nuova, ok? Quindi potreste aver incontrato una persona con cui fare famiglia e voi volete sapere quando accadrà quello che deve accadere. Sicuramente tra aprile e maggio si creeranno i presupposti per far sbocciare questi incontri molto positivi. Forse volete ristrutturare casa e con i casini che ci sono in giro, no? C'è da interessarsi bene, da parlarne bene, e forse le risposte burocratiche che vi arrivano anche da lì. Quindi questa settimana inizia ad essere risolutiva anche per prendere delle decisioni e per risolvere, ok? Quindi c'è anche chi è vittima di grandi passioni e colpi di fulmine e sta pensando di iniziare una nuova relazione, o a discapito di un periodo di singletudine, perché insomma ci sono dei Capricorno che dalle vicende di Saturno in Capricorno 2018-2020, sapete, voi siete persone prudenti, ancora si stanno leccando le ferite, e se non si stanno leccando le ferite, quantomeno insomma si stanno guardando bene intorno per non ritrovarsi, ma per scegliere bene, ok? Voi diciamo che non amate con perdere molto tempo in complicazioni inutili. Quindi
novità, quindi anche se c'è chi ha una passione, potrebbe desiderare di chiudere una vecchia relazione con un'altra, il consiglio delle stelle, ragazzi, aspettate almeno aprile, aspettate che ci siano forse i pianeti in Toro, ok? La Venere entrerà nel segno del Toro dal 16 marzo, quindi inizierà a fare un bel sestile con Saturno, che il 7 sarà entrato. Sì, allora facciamo così. Per prendere, prima di comunicare, no, cose grosse, vivetevela un attimino con la classica prudenza che vi caratterizza. E allora io so che voi siete delle persone prudenti e concrete, le più prudenti e concrete dello zodiaco, ma se siete single a volte vi lanciate, soprattutto quando magari ci sono dei pianeti opposti a Saturno, quindi se siete single vi potete lanciare desiderosi ogni volta di aver trovato il vostro re o la vostra regina. Allora facciamo così: dal 16 avrete una Venere in Toro che 16 marzo, io ve lo spoilerò perché no, con gli amici del Capricorno avrete una Venere in Toro che sarà molto chiarificatrice di chi ha le qualità per restare e chi invece no, perché sarà una Venere sestile a Saturno, poi ragazzi, ci sarà una parte molto intensa tra il 24 marzo e il 20 maggio, se tutta la situazione resiste anche, insomma, no, a questa traslazione che questo Marte in Cancro porterà, quando Giove entrerà il 16 maggio nel segno del Toro, sarete felici. Questo per rispondere a tutti i Capricorno. Lo so che ho fatto un oroscopo eccezionale, però questo io dovevo rispondervi perché mi avete scritto in tanti su Instagram in fase disperata, e non ho quello, non arriva quell'altro, non arrivano i bambini. Ragazzi, arrivano anche i bambini. Chi è destinato a vivere la genitorialità in maniera naturale, visto che il Toro è un segno proprio legato alle cose naturali, molto lontano dagli artifici, dal 16 marzo, con questo sestile alla Venere, ci saranno queste possibilità e sarà tutto un continuum ed un'evoluzione positiva. Chi invece ha già avviato le pratiche dell'adozione, perché me lo avete scritto, a me Giove piace molto, a parte il fatto che ci sarà un Mercurio retrogrado in Toro, avevo promesso di dirlo a tutti, me ne sono dimenticata, dal 21 aprile ci sarà Mercurio in Toro fino al 15 maggio, sarebbe il momento di elaborare il passato, di non prendere grandi iniziative, però vi possono arrivare queste notizie che vi interessano tanto, ok? Quindi sì, c'è un momento un po' movimentato perché i pianeti in Ariete, per dare inizio a qualcosa, fanno finire qualcos'altro, insomma poi sollevano molta energia, però sappiate che arrivano tante belle notizie questa settimana, in famiglia sì, in famiglia o con gli immobili oppure col luogo nel quale siete in questo momento, stanno cambiando gli assetti, però andate verso un miglioramento perché i prossimi 3 anni saranno strepitosi, quindi abbiate fede e accogliete il nuovo. Io vi do un grande bacio e vi auguro una buona settimana. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti alla settimana astrologica dal 27 febbraio al 6 marzo. Questa settimana inizia con un movimento effervescente, con una luna effervescente nel segno dei Gemelli che si andrà a congiungere a Marte, e chi ha di voi delle indecisioni sentimentali o chi ha un po' di traffico sentimentale, insomma, dovrà prendere delle decisioni oppure dovrà stare attento a maneggiare con cura messaggi, movimenti, perché l'ultima luna dal 20 agosto al 24 marzo, questa è l'ultima luna crescente in Gemelli su Marte, quindi lo va a stimolare, l'ultima congiunzione Luna Gemelli Marte in Gemelli, e insomma, visto che c'è un forte trigono, Saturno è ancora sul vostro Sole, Mercurio, la parola, le comunicazioni, le decisioni, il pensiero, la mente, sono congiunti per l'ultima volta a Saturno in Acquario, poi se ne riparla fra 30 anni, nel 2050, può essere che in queste prime giornate della settimana l'universo, non da tutti gli Acquario, non da tutti gli ascendenti Acquario, però da molti di voi, magari non dei più giovani, ma da molti di voi,
forse l'universo vuole delle decisioni, ok? Guardate che Saturno sul Sole con Mercurio è uno switch mentale. L'universo pretende che cresciate, che maturiate, che vi prendiate delle responsabilità sulle spalle, ok? Quindi se probabilmente, no? Per come io so che funziona l'energia, se ci sono dei comportamenti reiterati, allora lì l'universo potrebbe dire stop, no? Prendi una decisione. Se invece, insomma, una persona sta evolvendo, probabilmente non verrete messi di fronte, come dire, a degli out-out. Questo poi le circostanze ve lo chiariranno. Se non si tratta di movimento sentimentale, ma magari ci può scappare un po' di battibecco, così tensioni, indecisioni con il partner per altre questioni, insomma, no? La cosa non avrà grandi esiti, ma comunque il battibecco, la tensione, la discussione, anche il viaggio, lo spostamento improvviso vi porteranno a sistemare qualcosa, perché quest'ultima congiunzione Luna-Marte in Gemelli deve avere il sapore di qualcosa, no? Deve portare a qualcosa. L'universo spesso solleva delle problematiche e oggi, e domani, e il mese prossimo, e la volta dopo, non per romperci le scatole, anche se grandissima parte, no, degli esseri umani cercano il modo per evitare. Ogni volta il problema magari è un po' più intenso, come dire, guarda che questa cosa, questa decisione la devi prendere, questa cosa la devi capire, non devi stare più così, ok? Se il sospetto che insomma, no, sia un transito abbastanza evolutivo ce l'ho, perché se questa luna, l'ultima luna congiunta a Marte, forma un trigono secco, stretto, con gli ultimi giorni di congiunzione di Mercurio a Saturno, che è ancora più grossa, perché insomma Marte ogni 2-3 anni un transito eccezionale ce lo fa, ma Saturno si muove ogni 3 anni e ritorna su un segno ogni 30. Quindi probabilmente c'è qualche decisione da fare, infatti saranno delle giornate particolari anche a livello mondiale. Altre novità, oltre, no, a prendere delle decisioni, a sistemare, a chiarire con il partner o sui partner, potrebbe esserci un momento, che ne so, di decisione, di chiarimento, di conflitto, di conoscenza con i figli, per questioni dei figli, che magari litigano fra di loro, magari sapete per gelosia, per le rivalità, per questioni, oppure se ne avete uno solo, insomma, può voler andare da una parte, no? C'è un momento molto movimentato per i figli, che però siccome questa luna con Marte forma il trigono con Saturno e Mercurio, magari vi farà conoscere una parte del carattere dei vostri figli, delle intenzioni, no? Vi farà avere, come dire, una finestra su di loro, sulla loro personalità, che vi sarà utile, no, nella conoscenza, perché più si conosce se stessi, più si conoscono le persone che si hanno di fronte, meglio si agisce, meglio si procede e meno si rimane delusi. Quindi insomma giornate scoppiettanti, ma anche giornate divertenti, diciamo di grande vitalità, e probabilmente voi di tutte queste complicazioni non avreste voglia, visto il transito, e avreste voglia insomma di uscire, evadere, andare con gli amici, no? Stare in chiacchiera. Vi auguro di riuscirlo a fare, ecco, queste le vostre abilità, no? Nel saltare da una parte all'altra, nel cambiare discorso al momento opportuno, nel fare quella parola di meno nel momento in cui si sta andando proprio sul crinale della tensione, possono tornarvi utili, soprattutto se l'universo, insomma, e l'energia sono d'accordo. Contemporaneamente vi ricordo che siete molto fortunati nelle comunicazioni, quindi sicuramente, no, tutto quello che si verifica va nel miglioramento. Avete una bella congiunzione Giove, Venere in Ariete, che è un grande amico, godete di questa congiunzione che vi porta belle notizie, belli incontri, nuove storie d'amore, fortuna, popolarità, successo, clienti, una buona accoglienza in società. È come se ci fosse una vostra rinascita, un debutto, no? Potrebbero essere per esempio delle giornate in cui, vista l'importanza del cielo, visto Mercurio congiunto a Saturno, alcuni di voi si laureano,
magari iniziano un periodo di prova, iniziano un master, iniziano un corso universitario, si trasferiscono per un'ottima occasione di lavoro con qualche responsabilità in più, hanno un'ispezione, magari va molto bene. È un momento, è un test, un crash test dell'universo che vista questa bellissima congiunzione Giove-Venere è molto bella. Se siete addetti alle vendite, per esempio, visto il settore nel quale nelle vendite, nella comunicazione, negli iscritti, nell'insegnamento, sui social, fino al 16 marzo è un momento benedetto per cambiare, rivoluzionarsi, per fare qualche iniziativa, no? Per fare un evento, una roba, una pubblicità. È un momento veramente bello, tanto più che se è bello per il lavoro porta nuove fonti di denaro, quindi fate anche degli incontri se non ci sono delle iniziative, no? Se non ci sono dei debutti, se non ci sono delle discussioni, fate anche degli incontri probabilmente che vi porteranno poi un tornaconto. Perché? Perché dal 2 diciamo, l'energia della settimana cambia, Mercurio entra nel segno dei pesci e porterà belle notizie economiche, no? Come se si aprisse una nuova sorgente di denaro, di entrata, una collaborazione, un qualcosa, ragazzi, una prospettiva che se non è una chimera, se non è un'illusione, no? Insomma, si concretizzerà quando il 7 marzo arriverà Saturno. Se invece quando entra Saturno, quello che vi è stato anticipato tra il 2 e il 5, tra il 2 e il 7, scompare dai radar, vuol dire che era una chimera, vuol dire che era un'illusione, ok? Quindi non vi rammaricate perché i pianeti in pesci lo fanno, che offrono il sogno, raccontano questo sogno, no? A volte troppo bello per essere vero, e invece insomma era così. Vi ricordate il fumo in discoteca? Un periodo lo facevano colorato. Ok, i pianeti del segno dei pesci possono fare quell'effetto, così un po' stordisce, oddio, da favola, magico, fanno un effetto magico e poi tutto torna come prima. Quindi Saturno, la gran fortuna è che Saturno aiuterà tutti a essere più concreti e a non perdere tempo dietro alle chimere, ok? Quindi grandi belle novità, e il cielo sta cambiando molto velocemente. La settimana prossima ci sarà una bella luna piena in Vergine che vi farà attingere anche ad altre risorse, ma poi ne parleremo meglio, perché insomma poi ci sarà il grande ingresso big di Saturno e voi vedrete che chi ha seminato bene, chi ha camminato con le proprie gambe, chi ha provato, no, a camminare con le proprie gambe da questa settimana, la prossima settimana sarà fiero di essere libero e indipendente. Quindi ragazzi, godetevi le ultime settimane, godetevele sì per consolidare, perché è un'energia che ha il sapore dell'eternità, queste del cambiamento, di novità che dureranno molto. Godetevi gli ultimi giorni di Saturno nel vostro segno, nel vostro ascendente, nella vostra luna, perché porta grandi incontri, ovviamente li avrà portati già, però insomma il colpo di coda si fa sempre ricordare. Raccontatemi nei commenti, anche su Instagram, le novità, no? Di questa ultima congiunzione di Mercurio a Saturno, delle grandi novità. Io vi mando un grande bacio e vi auguro buona settimana. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti alla settimana astrologica dal 27 febbraio al 6 marzo. Benvenuti al mese del vostro compleanno, tantissimi auguri a tutti i pesciolini, a tutte le pescioline che compiono gli anni in questi giorni, nella prima decade. Vi ricordo, per chi se lo fosse dimenticato e per chi capitasse su questi video per la prima volta, scusatemi, che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo il compleanno sembrano essere quelli energeticamente più determinanti, come dire, per gettare il trend dei 365 giorni che verranno. Questa cosa ho visto che ha scatenato il panico.
ultimamente, no? Perché siccome ci sono dei transiti un po', come dire, insomma, un po' emotivi, un po' pesanti, ragazzi. Qualcuno mi ha detto, oddio, quando ho ricordato questo fatto, no? Tra il cambio del sole in acquario, il sole in pesci, qualcuno di voi soprattutto, voi e la bilancia che ne state patendo di più, mi avete detto, scritto, oddio, le giornate del mio compleanno, la giornata del mio compleanno, insomma, queste giornate qui non sono state al top, l'umore, vedo tutto nero. Allora, ragazzi, questa è una regola che ovviamente è scritta nei libri di astrologia e che non mi sono inventata io, male che va, se ve l'avessi trasmessa dopo lunga osservazione, no, degli eventi, avrebbe comunque avuto la valenza dell'esperienza. Questa cosa è scritta e ha un fondo di verità. Ha un fondo di verità. Devo dire che ci sono degli anni in cui si è verificata in maniera proprio marcata la palissiana, cioè proprio, che ne so, le giornate prima del compleanno è successa una roba, allora i primi mesi successivi al compleanno si è ripetuto quel trend, come se l'energia in piccolo, quello che accade in 20 giorni, poi si spalmasse con la stessa parabola ascendente e discendente nei 365 giorni. Però è anche vero che ci sono degli anni particolari che dipende dal vostro tema natale, perché c'è chi ha un povero sole in un segno e quindi magari passa delle giornate no, perché tutti gli altri pianeti sono magari su uno stellium o comunque sparsi da un'altra parte, e allora sappiate ragazzi che se anche il giorno del compleanno, quei giorni lì non sono stati al top, il cielo, soprattutto nel 2023, ma anche altre volte ovviamente, è stato talmente generoso che va bene così, ok? Nel senso che poi le fortune arrivano comunque, anche se è stata una giornata triste. E poi ricordiamoci che sulla Terra si apprende, si cresce e si evolve principalmente per sofferenza, quindi quello che noi comprendiamo, se riusciamo a usare, a sfruttare la tristezza per comprendere qualcosa, perché la cosa più inutile è piangere senza capire il perché, no? Quella è la cosa più inutile. È vietato piangere senza imparare la lezione, ma se noi riusciamo a fare uno switch e a trasformare quella cosa in una consapevolezza, l'anno che verrà non potrà che essere meraviglioso. Quindi quando annaspate nelle vostre infinite oceaniche emozioni un punto di vista, una consulenza, un coaching con qualcuno, periodicamente ragazzi, non vi dovete fare ricoverare mani e piedi, no? Così, una chiacchierata ogni tanto con una persona che voi reputate competente può darvi quella mollichina, quel punto di vista razionale esterno che vi sarà utile a prendere la giusta direzione prima, no? Che l'emotività vi sommerga, perché è nell'astrologia, allora ogni tanto qualcuno si offende perché ho detto quella cosa di un segno, quella cosa nell'altro. Ragazzi, a parte non aver, mi spiace dirlo, ma a parte non aver capito il senso del discorso, io sono qui per questo, perché i più grandi dispiaceri dell'essere umano derivano dal fatto di non conoscersi. Ok? Di non conoscere quella parte sabotante, la parte in ombra che lo fa cadere. I pesci hanno 1000 talenti, tutti quelli dello zodiaco messi dentro perché sono l'ultimo segno che fa il recap, però devono sapere quali sono i loro punti deboli, perché sapendoli, se li conosci li gestisci e quindi diventi vincente e li trasformi, ok? E poi se noi neghiamo una parte di noi, quando arriva Saturno ce la fa vedere tutta, aiuto, quindi meglio sapere e prevenirsi. Quindi voi sapete la chiave, avete 1000 talenti, a volte vi serve quella bussola che ve li faccia tirare fuori dal cilindro al momento opportuno. Detto ciò, questa settimana volevo darvi una notizia. È l'ultima settimana, il 27 e il 28, cioè l'ultima congiunzione scomoda per voi, questa è la buona notizia, Luna in Gemelli congiunta a Marte. Voi avete delle tensioni familiari, immobiliari, state facendo su e giù da 2 o 3
posti, case, forse no, forse vi state trasferendo, forse state facendo una parte della settimana da una parte, magari siete universitari, magari vi siete trasferiti, fate su e giù. Insomma, dal 20 agosto c'è stata un po' di fibrillazione o in famiglia, proprio all'interno, o riguardo al vostro immobile, magari no, con queste pratiche di ristrutturazione di cui non si fa altro che parlare, oppure proprio con molti spostamenti. E questo è stato dato da Marte in Gemelli. Questa settimana 27 e 28, quindi proprio nel clou del vostro compleanno, l'ultima luna crescente congiunta a Marte, quindi la questione, ci sarà come un recap, no? La questione casa, immobili, luogo dove stare verrà non dico sviscerata, verrà portata talmente a galla che dovrete guardarla per forza e in qualche modo prendere una decisione a lunga scadenza, che sarà senz'altro risolutiva, quindi non evitate la tensione, il pensiero, la problematica, se vi arriva una lettera, se qualcuno vi porta una carta, oppure se vi chiamano dall'altro posto dove state e vi chiedono che cosa volete fare, ok? Perché quell'ultima luna congiunta a Marte ha proprio la funzione, no? di farvi approfittare di questi 6 mesi di stress per farvi capire perché è successo questo, no? Quindi per farvi prendere una decisione. E poi perché quella luna congiunta a Marte è trigono, quindi è perfetto nel miglior aspetto che si potesse fare con Saturno, che è proprio agli sgoccioli con la congiunzione Saturno-Mercurio, e Mercurio è la lucidità, il pensiero, l'intelligenza, la comprensione, le notizie anche necessarie per prendere una decisione della serie "è tempo di decidere". Il 2 marzo l'energia cambia completamente, quindi quello che accade dal 27 al 2 marzo serve per risolvere questa questione, per capire dove stare, come fare dove state, come gestire chi sta dove state, la famiglia, qualsiasi cosa. Dal 2 Mercurio entra nel segno dei pesci e quindi inizierete a confrontarvi, a comunicare, a sentire per questa questione, ad avere anche risposte burocratiche, esiti, no? Inizia a definirsi. La faccenda inizia finalmente a definirsi, perché volge al termine. Quindi che facciamo? Dove stiamo? Lo facciamo? Partiamo? Ok. E dal 7, questa ve la spoiler perché ci sono dei segni che hanno bisogno di vedere un po' più lontano, come ho fatto adesso per il Capricorno. Dal 7 Saturno, se sentite una concentrazione di energia potentissima, no, su questo Mercurio, o se le risposte iniziano a rallentare, no, e quindi sembrava che in quei giorni succedesse di tutto e poi sembra che il tempo si fermi, cercate di non agitarvi. È Saturno che sta selezionando, piallando, eliminando le illusioni, le cose inutili, le chimere, i voli pindarici, e dovete dargli tempo. Voi mi direte sì, ma quanto dura? Raga, dal 7 marzo fino al 24 potrebbe essere il momento più incerto, più bloccato, quindi questa ve la devo dire. Dal 24 marzo Marte entra nel segno del Cancro e ci sarà l'apoteosi, non so come dirvi, cioè il cielo diventerà veramente, veramente perfetto per voi e quella questione si definirà e risolverà in maniera molto, molto celere nel giro di 2 mesi, perché avrete questo grande trigono di Marte per 2 mesi, dal 24 marzo al 20 maggio. Nel frattempo so che avete belle novità, non solo sentimentali, sta iniziando una fase nuova nella quale siete molto più pionieri, molto più... sembrate degli arieti, molto più decisi, meno romantici, molto più rock nelle relazioni, e stanno arrivando, se non sono già arrivate, nuove fonti di denaro. Tra l'altro fino al 16 marzo strepitosamente fortunate, abbondanti, e insomma di grande cambiamento, no? È una bella fase della vostra vita. Vi ricordo che economicamente, come stabilità affettiva, inizia una fase che durerà 12 anni, che per voi sarà molto molto generosa, soprattutto rispetto ai 12 anni precedenti, che insomma ce li dimentichiamo tutti molto volentieri.
Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine della settimana del video, io vi faccio tanti auguri, faccio gli auguri di buon compleanno a tutti quelli che compiono gli anni fino al 6 marzo, per i prossimi insomma ci aggiorniamo, faccio un grande in bocca al lupo per queste settimane da fuochi d'artificio, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, io poi cerco di leggerli tutti e di rispondervi nei prossimi video. Vi mando un grande bacio, vi auguro buona settimana e vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Buona settimana a tutti.